Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di UFO News GL al salotto dei misteri. Oggi la cosa rispetto ai giorni precedenti, alle settimane precedenti, anzi direi ai mesi precedenti, si complica ulteriormente e nello scacchiere delle questioni che stanno in qualche modo interessando a livello globale non solo l'opinione pubblica, la società, i media, ma soprattutto la politica, le organizzazioni militari, spionistiche, quindi le agenzie segrete, eccetera, per via della questione dei "droni", tra virgolette, oggi chiamati dai più nei social le borse di Dior, Dior Bags, e, sostanzialmente è quasi come a nascere un movimento clandestino che riprende gli avvistamenti UFO di plasmoidi, oggetti volanti non identificati, che in qualche modo vengono censurati, oscurati, eccetera, sempre di più in tutti i social. E a tal proposito vi voglio dire che proprio oggi, spulciando le varie cose su TikTok, nei video, che mi interessava andare a verificare, la prima cosa che ho notato una diminuzione drastica di oggetti ripresi, proprio oltreoceano, ma soprattutto la cancellazione metodica, perché quando io, vedo dei video che mi interessano, oltre magari a scaricarli, a mettere il like, eccetera, me li salvo anche, per ritrovarli più facilmente e ne ho trovate decine e decine rimossi da TikTok. E questo è allarmante perché è indice di una volontà governativa statunitense e non solo, forse anche con degli accordi con altri paesi. Non dimentichiamo che TikTok è un social cinese, di andare in qualche modo a bloccare l'informazione, a non far trapelare tutti, i video e le notizie che riguardano un certo aspetto di questa situazione che si è venuta a creare negli Stati Uniti a livello globale, a favore invece di quelle che sono le "scuse", tra virgolette, le giustificazioni, le ipotesi, i dati che vengono dati ufficialmente, anche se tutti sbagliati, anche se assurdi, e le questioni che si tende in qualche modo a dare per scontate quando sono invece assolutamente inventate e servono a sminuire un fenomeno reale che è quello degli UFO e quello dei plasmoidi. Ci sono tutta una serie di premesse importanti da fare e prima di arrivarci è giusto che vi dica quali sono gli argomenti che in questa puntata verranno trattati in maniera più approfondita. Naturalmente la questione dei droni gravitazionali presunti cinesi, naturalmente la cosa mi fa sorridere abbondantemente, ma è giusto trattarla, approfondirla, spiegarla, eccetera, eccetera. Vedremo naturalmente la questione della nebbia velenosa, che non chiamo più solo polimerica, ma chiamo velenosa così come molti la stanno definendo, proprio nei luoghi dove essa è apparsa, e vi accennerò anche alla presenza di questa nebbia in Italia, almeno in 2 regioni dove è già stata avvistata e, su cui sto cercando di avere maggiore documentazione. Naturalmente sono in attesa sia di video, foto, testimonianze, eccetera. Ovviamente alla questione si aggiungono anche, diciamo, gli eventi della Danimarca, della Norvegia, del Regno Unito, di cui la maggior parte delle persone non hanno sentito parlare, e il coinvolgimento, tra virgolette, dei mezzi della NATO. Ovviamente, so che questa cosa innescherà curiosità e, naturalmente anche, teorie, ma la andremo ad affrontare a tempo debito. L'esplosione, o meglio l'incendio improvviso della, macchina della Tesla, che ha provocato la morte di un ex militare, con problemi psicologici, è naturalmente una questione che apparentemente sembra non entrarci, ma che in realtà, c'entra, e come lo vedremo attraverso a una email che è stata consegnata presso un podcaster famoso statunitense.
Vedremo anche naturalmente la questione legata a gli aerei che in qualche modo stanno avendo incidenti in tutto il mondo. Ovviamente non parliamo di una casistica elevatissima, ma sicuramente più elevata della maggior parte dei periodi storici anche di ovviamente dell'anno scorso. Quest'anno non si può dire perché siamo appunto agli inizi. E quindi affronteremo tutto questo in una chiave di lettura che comprende anche altre piccole sfaccettature, come quella del comportamento anomalo degli uccelli, quello di un comportamento anomalo dei terremoti, la questione delle radiazioni che abbiamo visto in diverse occasioni, sia col collega Massimo Cirami che io da solo qui in live, e in più una nuova questione che si va ad aggiungere su cui di cui vi posterò un video proprio nei prossimi giorni. Adesso, se non erro, dovrebbe essere giorno 9 che va il video, di una questione che vi accennerò questa sera, ma che verrà discussa da una TikToker che è forse stata una delle prime, se non la prima, a notare questa anomalia che riguarda i telescopi e praticamente gli osservatori astronomici. Ma andiamo per ordine, naturalmente partiamo subito con i 10 secondi di stacco del salotto dei misteri e ci rivediamo qui tra un attimo per affrontare l'argomento della giornata. E rieccoci, un caloroso benvenuto a tutti gli amici che sono già collegati in chat e ovviamente a vedere la live streaming, il podcast, e a tutti coloro che si collegheranno per vederlo in differita e naturalmente a quelli che lo vedranno anche più tardi. Allora, la prima cosa che voglio dire riguarda una serie di informazioni che stanno circolando in rete da qualche giorno, a volte anche difficili da reperire, e che riguardano alcuni aspetti di questa vicenda, alcuni aspetti che ovviamente non arrivano in Europa se non attraverso canali come questo, se non attraverso canali Telegram che magari fanno controinformazione, seppur purtroppo i canali Telegram ormai non sono più quelli di una volta per motivi che penso tutti coloro che ce l'hanno sanno, ovvero che adesso è stata costretta Telegram a fornire anche i dati degli utenti, quindi ha perso gran parte della sua segretezza. Ricordo come sempre di fare le domande in maiuscolo e con l'interrogativo e ci sarà naturalmente Bruno a gestire le domande e insieme a tutti gli altri moderatori anche a moderare. Un grazie a Davide e a Laura per il sostegno al canale e cominciamo con la puntata, con gli argomenti di oggi veri e propri. Allora, la prima cosa che mi interessa dire è la questione dei droni gravitazionali cinesi, giusto perché ritengo sia importante andare a sviscerare una notizia, a capirla e capirne le origini anche, che vedremo hanno una radice specifica, almeno per quanto riguarda il ritorno a parlare di questi fantomatici droni cinesi sopra gli Stati Uniti, e naturalmente cercare anche di dare delle risposte. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire è che quando parliamo di droni cinesi, o anche fossero russi o coreani o iraniani o di qualunque altro paese considerato ostile o meno, nel momento stesso in cui entrerebbero sul territorio statunitense, anche fossero i più avanzati, e questo ce lo dice il governo americano, questo ce lo ha detto il neoeletto presidente Donald Trump, questo ce l'hanno detto i rappresentanti del Pentagono e naturalmente anche tutti i rappresentanti di altri organismi che in qualche modo eh, coprono funzioni pubbliche ad alto livello, sarebbero stati abbattuti, neutralizzati in tutti i modi. E non dobbiamo dimenticare che proprio all'inizio dell'ondata di avvistamenti di droni,
Il governo e il Pentagono hanno effettivamente dichiarato di avere tentato di utilizzare le armi antidrone e che questo siano state inefficaci e hanno lasciato esterrefatti coloro che le utilizzano, in quanto le armi antidrone più sofisticate al mondo, testate in tantissimi ambienti, persino quello aeronavale. Quindi siamo davanti a un qualcosa che sicuramente non è convenzionale, è qualcosa che ha una tecnologia per cui le nostre tecnologie antidrone praticamente gli fanno letteralmente il solletico. Questo però non ci conferma la natalità di questi droni, non ci dice se sono realmente cinesi, se o russi o di un altro paese, oppure se sono americani o extraterrestri. Ma nelle varie live abbiamo affrontato l'argomento e siamo arrivati alla conclusione che una parte dei droni sono lì probabilmente per spiare e studiare il fenomeno dei plasmoidi. E di questo siamo praticamente certi un po' tutti. Abbiamo visto le prove video, abbiamo visto come la presenza dei droni è parallela nelle stesse zone della presenza degli UFO e principalmente dei plasmoidi. Abbiamo visto che ci sono anche dei droni non identificati, che c'è stato un divieto attualmente in vigore in questi giorni, dopo i 9 che vi ho discusso nella scorsa live, si sono aggiunti altre 3 cittadine in cui è stato messo il divieto di volo dei droni, eppure i droni continuano a volare in questi luoghi indisturbati, nonostante ci sia un divieto governativo, un divieto militare, nonostante ci siano delle forze in campo che stanno studiando il fenomeno, che arrestano le persone che usano i droni, che intimano il non utilizzo, eccetera, eccetera. E mentre molte televisioni al mondo non parlano più dell'argomento e molte televisioni statunitensi lo stanno cominciando a mettere da parte, in realtà il fenomeno è ulteriormente aumentato. E a dircelo non sono i media che seguono le direttive di un governo, sono i cittadini americani, statunitensi, che fanno i loro video e le loro dichiarazioni costantemente a decine o a centinaia ogni giorno, documentando il tutto. E questa sera vi mostrerò anche dei video interessanti, vi leggerò degli articoli interessanti, vi darò delle notizie interessanti. Si arriva quindi alla questione dei droni gravitazionali, cioè che avrebbero una tecnologia elettrogravitazionale sufficientemente evoluta per pensare che questi droni in realtà sarebbero un centinaio di anni avanti rispetto alla nostra attuale tecnologia. E di conseguenza questi sarebbero cinesi e si ripesca la questione che un senatore, adesso non ricordo come si chiama, ha detto all'inizio di dicembre, sostenendo che si trattava di una nave iraniana che lanciava i droni spia sul territorio statunitense. Notizia che fu smentita dopo pochissime ore, non solo dalle dichiarazioni governative del Pentagono, ma persino da qualunque persona che poteva andare a verificare nelle app dove è possibile vedere la posizione delle navi, che quella nave iraniana era segnalata nel Golfo Persico, quindi si trovava dall'altra parte del pianeta. Naturalmente, quindi siamo davanti a qualcosa che non poteva essere e quindi si ripiega sopra la questione cinese, perché si dice che la Cina, essendo che ha fatto dei balzi tecnologici avanti sufficienti da superare gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud in diversi settori, se non praticamente quasi in tutti quelli tecnologici, avrebbe di fatto questa tecnologia, forse anche grazie a della retroingegneria, applicata a dei droni che però i testimoni ci dicono non essere i droni di 40-50 centimetri per uso commerciale, ma grandi quanto un minivan o addirittura in altri casi quanto mezzo bus. Quindi stiamo parlando di qualcosa di grande con delle caratteristiche particolari, eccetera.
Ed è uscita fuori anche la questione delle radiazioni, quindi la prima cosa che vi voglio far notare, finalmente sono riuscito a, entrare, a trovare, visto che comunque sono rientrato in sede, ehm, a recuperare, nel frattempo condivido, a recuperare tutte le cose che non riuscivo precedentemente a farvi vedere. Quella che vi sto facendo vedere è la Real Time Radiation World Map. Vi ricordate che vi ho fatto vedere come erano saliti tutti i valori negli Stati Uniti e in Europa, dove tra l'altro ci sono la maggior parte delle, diciamo, dei valori, possiamo dire, sballati, per quanto concerne l'aumento delle radiazioni, che effettivamente sono le zone dove ci sono le maggiori concentrazioni di centrali nucleari, quindi questo o di armi nucleari potrebbe essere naturalmente giustificabile, ma vorrei farvi notare come praticamente i valori sono diminuiti pressoché in tutti gli Stati Uniti, dove durante il flap iniziale avevamo anche dei valori tra le 600, le 700 e le 1000 unità, e in Europa fino alle 600 unità. Adesso negli Stati Uniti, fatta eccezione queste due, dove tra l'altro abbiamo un 666 nella zona di New Orleans, guardate che caso, no di New Orleans, di vabbè, buonanotte. E ho detto una stupidaggine. L'aeroporto di Denver, volevo dire quindi di Denver, e questo 776 che troviamo in Arkansas, che sono valori altissimi e che fino a un'ora fa vi garantisco che non c'erano, quindi ci sono dei picchi e mi aspetto dei nuovi avvistamenti in queste due zone, vedremo nei prossimi giorni, e anche a sud di Città del Messico. Tutto il resto sono diminuite, come potete vedere, tranne qualche 66, 52, 134, gli altri sono tutti verde scuro e sono tutti di poche decine o di qualche grado sopra la media. Lo stesso è avvenuto in Europa. E ora vedrete, quando vi mostrerò finalmente la mappa degli avvistamenti che adesso qui dallo studio riesco a mostrarvi, noterete ancora una volta che alle zone dove ci sono le anomalie radioattive corrispondono quelle degli avvistamenti, anche in Europa. Allora, vi faccio vedere prima questa degli Stati Uniti, giusto per farvi capire. Non posso farvele vedere naturalmente tutte e due insieme, quindi cercate di memorizzare la questione. Allora, condividi. Nufork. Grazie DIYXY per il sostegno al canale. Grazie Juva Luca per il sostegno al canale. Grazie Bruno per il sostegno al canale. Che tu ti salti sempre. Allora, mi sono perso. Ecco qua. Come potete vedere, la concentrazione degli avvistamenti è più o meno la stessa delle zone delle radiazioni. Sono 4 volte che ve lo dico, stavolta finalmente ve lo riesco a mostrare decentemente e potete vederlo con i vostri occhi. Vi rimetto nuovamente l'altra mappa per farvi vedere diciamo, la sovrapposizione. Vedete? Ora, se andiamo sull'Europa, noterete la stessa identica situazione. Quindi l'unica differenza è che, diciamo, nel centro e sud Europa
Gli avvistamenti, attenzione, non gli avvistamenti reali, gli avvistamenti segnalati sono di meno. Però dobbiamo ricordarci un particolare: gli avvistamenti segnalati non sono la stessa percentuale, perché ci sono da considerare gli oscuramenti del cielo, il meteo, quindi le condizioni di copertura del cielo, la nebbia, quanta gente osserva il cielo e via discorrendo. Naturalmente quante persone fanno le segnalazioni e di queste quanto lo fanno al MUFORC, perché ovviamente questi sono dati che influiscono chiaramente su tutta la situazione. Ora vi voglio mostrare però che anche se di meno, gli avvistamenti UFO sono in tutto il mondo. Vedete anche in Africa, soprattutto in Sudafrica. In India stanno diventando quasi quanto l'Europa e tutte le zone limitrofe, anche in paesi come l'Iran, gli ex paesi sovietici, la Cina seppur di meno, tutti i paesi del sud-est asiatico, le Filippine, l'Australia, la Nuova Zelanda, persino le isole sperdute nell'Oceano Atlantico, queste in rosso sono le Hawaii, la Corea, il Giappone. Per esempio in Corea del Nord non abbiamo segnalazioni, ma perché non hanno la possibilità di utilizzare internet e i social. Nella maggior parte della Russia non ci sono avvistamenti perché si tratta di territori ghiacciati, di tundra, taiga, zone desertiche. Lo stesso vale per parte della Mongolia e della Cina, eccetera, eccetera. Quindi bisogna anche capire questo, quante persone hanno la possibilità di fare un video, di stare su un social, per esempio nei paesi africani, medio orientali, dove c'è la guerra, eccetera. Di tutte queste cose naturalmente dobbiamo tenerne considerazione. Quindi questa è la prima cosa. Però essendo diminuite comunque le radiazioni nelle zone importanti, possiamo dire che probabilmente quell'allarme, tra virgolette, che era stato lanciato, che poteva anche giustificare la presenza dei droni, che magari stavano cercando di fiutare le radiazioni di qualche ordigno, di qualche perdita, eccetera, sembra essere al momento rientrato. C'è quindi un altro punto che va affrontato sempre per la questione, ritornando ai droni cinesi. Allora, qualcuno ha detto nuovamente che si tratta di droni cinesi avanzati con una propulsione gravitazionale. Chi è stato a dire questa cosa? È stato Matt Alan Livensberger, che ora vi mostro. Vediamo se riesco. Ok. Vediamo se avete una visione corretta. Facciamo così, così lo vedete meglio. Allora, questo che vedete qua sotto nella fotografia è Livensberger, che è era un ex berretto verde, quindi delle forze speciali americane, e non era più in servizio, era in stato di congedo per presunti problemi psichiatrici. Era sotto cura, di recente gli era stata cambiata, sostituita la cura, e qualche giorno fa è morto il 3 gennaio in un presunto incidente che qualcuno chiama attentato e considera un'azione contro il presidente neoeletto Donald Trump. Ma cosa è successo realmente e cosa c'entra con i cinesi? Andiamo a vedere con i cinesi nel senso sempre dei droni cinesi e non con i cinesi realmente. Andiamo a vedere che cosa sappiamo e che cosa è successo. Allora, intanto state vedendo in continuazione quella che è l'esplosione, l'incendio all'interno della Tesla, che però è stato analizzato da Elon Musk da altri ricercatori della Tesla,
e hanno detto che le dinamiche di questo incendio e di questa esplosione non sono possibili per questa vettura che si chiama Cybertruck, e quindi hanno potuto scientificamente e tecnicamente escludere che sia stata una cosa, diciamo, a livello di guasto tecnico, di innesco da parte delle batterie, via discorrendo. Non sono state, che io sappia, trovate finora cariche esplosive o qualunque altra cosa che potesse giustificare in qualche modo che si trattasse realmente di un attentato. Ma perché si arriva a tutto questo, alla necessità di fare delle dichiarazioni pubbliche da parte delle forze delle polizie, puntando il dito su quest'uomo e dichiarando che era instabile mentalmente, che voleva fare un attentato, che ce l'aveva con Donald Trump, quando invece sappiamo che era un sostenitore di Donald Trump? Non è la prima volta, tra l'altro, che questo accade. C'è un'email a cui alcuni personaggi, di cui ho messo video che spero abbiate visto qui sul canale UFO News. Se non l'avete fatto, fatelo il prima possibile, se ve li siete persi. Siamo quindi davanti ad una situazione piuttosto complessa, perché c'è stato praticamente come posso dire, eh, non mi viene il termine, aspettate un secondo che devo trovarlo, ok? C'è stato un personaggio del mondo, diciamo, dei podcast, un famoso podcaster che è Sean Ryan, che fa milioni e milioni di ascoltatori in tutte le sue live streaming, che collaborando, o meglio, ci sono dei personaggi che collaborano con la sua trasmissione, passando delle informazioni, facendo delle previsioni di geopolitica, eccetera. E negli scorsi giorni se ne sono succedute due particolari. Una che è una collaboratrice, ex agente della CIA, che ha fornito una serie di previsioni, tra cui lo scoppio della terza guerra mondiale, un attacco massiccio improvviso dopo una catastrofe negli Stati Uniti, e il secondo, che è quello su cui mi interessa soffermarmi, che è un agente della CIA, qualcuno sostiene ancora in servizio, è un ex veterano militare, e naturalmente che ha avuto degli incarichi molto particolari. Questo personaggio avrebbe ricevuto un'email proprio da Matt Alan Livensberger, colui che si sarebbe suicidato e che avrebbe fatto l'attentato. Questo personaggio quindi ha dichiarato, ha fatto vedere l'email, aspettate se ve la mostro, eccola qua, spero che ovviamente non riuscirete a leggerla, no. Aspettate un secondo, ho sbagliato pagina. Vediamo se è questa, sì. Sicuramente non riuscite a leggerla, dicevo, però comunque potete vedere il post e lo trovate sul mio profilo X. In pratica ci sono 3 punti importanti all'interno di questa email che riguardano la questione dei droni, degli UFO, e anche di un'altra questione criminale in Afghanistan. Quindi inizio da quest'ultima e la faccio breve. In pratica sosteneva Livensberger che in Afghanistan i soldati americani si erano macchiati di una quantità indicibile di crimini contro l'umanità, e voleva fare arrivare questa cosa a dei vertici politici e militari affinché prendessero provvedimenti contro queste persone che lì avevano fatto tutte queste porcate sostanzialmente. Dopodiché l'altra cosa importante, le altre due cose importanti erano che al governo sanno perfettamente che il flap di avvistamenti di UFO, droni, UAP o come li vogliamo chiamare sul territorio degli Stati Uniti ed in particolar modo in New Jersey
fossero dei droni avanzati cinesi e che questa tecnologia cinese, ottenuta probabilmente da retroingegneria, fosse di tipo gravitazionale o antigravitazionale, comunque più o meno la stessa cosa, elettrogravitazionale, eccetera. E naturalmente questa cosa ha suscitato una serie di polemiche. Io penso che lui sia stato una vittima utilizzata, e questa è una mia opinione naturalmente, una vittima utilizzata, dicevo, per far trapelare delle informazioni errate che in qualche modo mettessero all'opinione pubblica attraverso i media la stessa opinione pubblica in direzione scelta dal governo, cioè quella che non c'è un fenomeno UFO, che c'è solo un fenomeno dei droni, che la maggior parte di questo fenomeno è giustificabile con aerei e velivoli senza pilota pilotati in remoto, autorizzati, eccetera, solo una minima percentuale sarebbero sconosciuti e che questi sconosciuti sarebbero cinesi e con una tecnologia avanzata, tanto avanzata da giustificare l'inefficienza e l'incapacità ad agire da parte americana e l'interesse a studiare questi oggetti. Ovviamente lui è morto nell'incidente e non è un caso per me, se vogliamo dare adito alla simbologia, che penso che voi converrete tutti con me su questo discorso, che l'attentato, sempre tra virgolette, è stato fatto davanti ad uno degli alberghi di Donald Trump con una macchina del maggiore sostenitore di Donald Trump, della Tesla, che è una delle maggiori industrie a livello di fatturato al mondo e forse credo al momento in assoluto l'industria di automobili più potente e più ricca del pianeta e non solo statunitense. Quindi viene utilizzato un mezzo del maggiore sostenitore di Donald Trump per fare un presunto attentato in cui l'attentatore è un sostenitore di Donald Trump, e questa cosa vi dovrebbe ricordare gli eventi dell'attentato vero a Donald Trump, in cui un suo sostenitore ha tentato di ucciderlo di fatto e poi è stato eliminato e è stato freddato. E se vi siete persi quella puntata, andatevela a vedere perché ci sono tanti particolari interessanti. Naturalmente, quindi, cosa accade? Abbiamo già 3 elementi. Il quarto è che si tratta di un veterano di guerra, che è una categoria particolarmente voluta bene, tra virgolette, dal neoeletto presidente statunitense. Abbiamo quindi un militare che aveva deciso di parlare di certi argomenti e che scoperto gli è stata cambiata una cura medica funzionale 2 settimane prima, portandolo ad un collasso psicologico e probabilmente a un condizionamento che a sua volta hanno portato allo sfruttamento di questo tipo per fare un'azione simbolica e appunto poi farla sfruttare ai media. Parliamo sempre di supposizioni. E questo è uno dei punti interessanti e ci porta nuovamente a quindi la questione dei droni cinesi. Allora, quando parliamo di droni cinesi o di qualunque altro paese, dicevo, anche se a dirlo è un militare di professione, un ex militare di professione, un ex agente dei servizi, eccetera, dobbiamo però tenere in considerazione una serie di informazioni che sono di dominio pubblico, che le abbiamo già ascoltate, le abbiamo viste dire nelle conferenze stampa del Pentagono, del governo americano, eccetera, eccetera. E infatti i rappresentanti del governo americano e del Pentagono, nonché del Dipartimento della Difesa, sin da subito hanno detto che non si trattava di droni di paesi nemici o paesi ostili, che le origini dei droni non erano statunitensi, almeno una parte, e che questi erano di origine sconosciuta. Lo stesso presidente degli Stati Uniti neoeletto Donald Trump, nel suo discorso,
afferma indirettamente la stessa identica cosa e ci ricorda che un drone nemico sarebbe stato abbattuto a prescindere dal suo sviluppo tecnologico. Quindi non si può trattare di droni cinesi per il governo americano. Ma allora perché si continua a dire che sono cinesi e in base a quale criterio? Nessuno. Però bisogna condizionare l'opinione pubblica a far credere quello. Vediamo quindi tutti i punti che smentiscono che si tratti di droni cinesi, ma anche di altri paesi, ma droni cinesi perché sono quelli che avrebbero la tecnologia più avanzata. Innanzitutto dobbiamo pensare alle prestazioni di questi droni, che se fossero di una tecnologia esotica, che potrebbero aver ottenuto attraverso un procedimento di retroingegneria, avrebbero delle prestazioni e delle velocità notevolmente più avanzate rispetto a quelle che hanno e che li fanno muovere pressoché più o meno come un normale drone, più o meno come un aereo, come un elicottero in alcuni casi, appunto perché sono da distinguere rispetto ai plasmoidi, rispetto agli oggetti volanti non identificati. Secondo punto, sarebbero comunque stati abbattuti o quantomeno ci avrebbero provato. Questo significa che avrebbero aspettato che questi, per chi sostiene che non possono essere abbattuti perché si trovano sopra i centri abitati di qua e di là, sì, verissimo, ma nel momento in cui questi si spostano nell'entroterra o verso il mare, in zone dove non ci sono proprio persone, verrebbero abbattuti esattamente come fu fatto con il pallone spia cinese che aspettarono appunto che arrivasse sopra il mare per abbatterlo. E questo non è avvenuto, almeno che noi sappiamo, anche se ci sono stati 2 o 3 casi di droni che si presume siano stati abbattuti o caduti e questo è probabilmente più facile che sia imputabile al contatto, come abbiamo visto, con le sfere di plasma piuttosto che a veri e propri abbattimenti. Ma andiamo al punto più importante che smentisce in assoluto che, e quindi chiudiamo questo capitolo una volta per tutto, almeno che non dovessero emergere delle informazioni veritiere, serie, affidabili, confermabili della natalità cinese di questi droni. Parliamo sempre di droni, non degli UFO, non dei plasmoidi. I cinesi, attenzione, hanno appena presentato almeno 12 tecnologie innovative a livello di mezzi, velivoli, eccetera, negli ultimi 10-15 giorni. Tra queste ci sono tecnologie come i treni ad alta velocità di nuova generazione, tra cui i più sicuri e più veloci al mondo. Abbiamo aerei militari come caccia di sesta generazione, ne hanno presentati non 1 ma 2 modelli. Hanno presentato droni militari avanzati in almeno 6-7 modelli, uno dei quali enorme per il trasporto di altri droni alveare. Navi militari avanzate, stealth, con tecnologie incredibilmente più avanti dei paesi occidentali, missili ipersonici ancora più veloci di quelli di cui è già in possesso e alla fine, non meno importante delle altre tecnologie, il drone ipersonico che ha raggiunto la velocità di quasi 8000 km/h, lanciato da un pallone aerostatico, che ha messo non so quanti record a livello tecnologico. Vi risulta che tra queste tecnologie ci sia l'antigravitazione, l'elettrogravitazione o comunque un sistema gravitazionale? No. Allora, ma se la Cina sta mostrando i muscoli, sta avanzando tecnologicamente ogni volta che può sviluppare le tecnologie le mostra,
addirittura preannunciando determinate azioni, come per esempio la creazione di una base permanente sulla Luna militare, come per esempio la creazione insieme alla Russia del primo reattore a fusione sulla Luna, eccetera, eccetera, financo la costruzione non di una, ma già stanno finendo la seconda stazione spaziale orbitale cinese, e quindi tra 1/2 anni dovrebbero partire i primi astronauti per la seconda spaziale cinese, e ce ne sono in programma 6 in costruzione. Quindi di cosa stiamo parlando? Se avessero avuto una tecnologia gravitazionale disponibile a livello industriale, non avrebbero di certo speso centinaia di milioni di euro, o forse più di 1 miliardo di euro e anche di più, in prototipi militari avanzati con tecnologie ormai vecchie, ma ne avrebbero create sicuramente con la gravitazione. Non solo, ma al posto di andare a creare dei droni, sì, utili per carità, avrebbero sicuramente creato degli strumenti di guerra militari decisamente più potenti, più avanzati, più a lungo raggio e ancora più di effetto. Non lavorerebbero sicuramente così di nascosto, cercando di non far capire di chi sono, eccetera, eccetera, ma si paleserebbero mostrando i muscoli, la tecnologia e la forza, e soprattutto la supremazia sugli altri paesi. Quindi siamo davanti ad una cosa che non è possibile. Ulteriori conferme di quello che vi sto dicendo arrivano da un noto TikToker italiano che in realtà è diventato famoso grazie alle live che fa e i video che fa su TikTok mostrando i TG direttamente dagli Stati Uniti, perché lui si trova a New York, che è Danilo Fanfano, se non erro, che ha mostrato in questi giorni, quindi potete cercarlo su TikTok e seguirlo, una serie di video in cui ci mostra quello che dicono i telegiornali, specificando che le immagini che fanno vedere sono sempre le solite di repertorio, che ci mostrano solo droni e non UFO, non sfere di plasma, eccetera, perché quelle non si devono mostrare, ma che negli Stati Uniti tutti quelli che parlano di UFO, anche a livello del Dipartimento della Difesa, dicono apertamente che non si tratta di UFO cinesi o di altri paesi esterni, ma che i droni che rimangono non identificati, che sarebbero una minima percentuale degli avvistamenti, che si aggira intorno al 7-10% di quelli totali che non sono giustificabili, sono droni sconosciuti. Spero che non bisognerà più ritornare sulla questione dei droni cinesi, perché ribadisco ancora una volta che è qualcosa veramente di ridicolo pensare ai droni cinesi in questo contesto. Tra l'altro ci sono molti TikToker che io seguo, statunitensi, che in questo periodo dicono apertamente che c'è qualcuno negli Stati Uniti che sta facendo, deviando l'informazione in modo tale da convincere l'opinione pubblica che si tratti di droni cinesi, ma non si capisce chi è a farlo, perché vogliono far scoppiare la guerra contro la Cina. Io un sospetto ce l'ho e si chiama Deep State, che ovviamente non vuole che le cose vadano in una certa direzione. Andiamo quindi ad una questione altrettanto importante e che riguarda sempre non solo gli Stati Uniti, ma anche altre aree dell'Europa, e dicevo all'inizio anche l'Italia, cioè la questione della nebbia velenosa, della nebbia sintetica artificiale. E vi dico subito questa cosa che riguarda l'Italia. Ho avuto già 3 segnalazioni, ne attendo una quarta che è stata fatta a Michele Paparella, che avete conosciuto tra i miei ospiti in qualità di coordinatore regionale Puglia della Federazione Ufologica Italiana, ma anche presidente del GUP, associazione effettivamente fondata da qualche mese. E queste 4 segnalazioni, 3 arrivano dalla Puglia, una arriva da Genova, e hanno parlato di
queste nebbie che si sono formate durante la notte, in tardissima ora, intorno alle 2, alle 3 di notte, ma sono durate pochissimo, al contrario di quelle negli Stati Uniti che sarebbero durate 4, 5 giorni in ogni luogo dove sono apparse. Ma le segnalazioni sono identiche, si parla di nebbia in zone dove normalmente non si forma, che questa nebbia sia vorticosa e ricca di particelle solide di colore bianco che si depositano e formano dei filamenti appiccicosi che ricordano molto quelli delle scie chimiche, che sono stati visti attaccati alle macchine e arriva dal nulla. Stessa dinamica nei giorni precedenti, in quei posti erano stati ripresi, quindi non solo visti, ma proprio ripresi dei plasmoidi che sostavano sopra appunto le città di Bari, Lecce e Genova. Ora quindi andiamo alla questione a livello americano. Abbiamo dei nuovi documenti che sono stati recentemente declassificati, molto interessanti, che vi farò vedere tra qualche istante, vi leggerò anche alcune cose. Ma abbiamo anche altre notizie che riguardano direttamente e indirettamente questa nebbia. Innanzitutto, secondo alcuni TikToker sempre, ma non solo, anche Instagrammer, eccetera, a volte questa nebbia provoca delle vere e proprie nevicate, che è una cosa assolutamente strana. E naturalmente in mezzo a questa neve in realtà ci sarebbero delle particelle di plastica. Qualcuno ha cercato di bruciarla per verificare se si trattava realmente di neve e gli effetti che si sono verificati hanno indicato che c'erano presenti in abbondanza materiali plastici. Per chi continua a sostenere che si tratta di normalissima nebbia, nonostante io vi abbia fatto vedere in 2 occasioni i trafiletti scritti da rappresentanti di ospedali britannici che hanno detto apertamente che c'erano delle sostanze chimiche recuperate studiate in laboratorio dai pazienti che erano stati ricoverati nel Regno Unito dopo essere venuti in contatto con questa nebbia per più di qualche ora di tempo. Vi ho mostrato i video dei filtri, dei condizionatori d'aria, dei filtri dell'aria della macchina che in pochissimi giorni sono stati completamente intasati da questi filamenti bianchi appiccicosi in una quantità tale che non passava quasi più l'aria. Vi ho mostrato tantissime cose che riguardano proprio scene di quando cade la neve, di quando ci si trova in mezzo, di quello che accade quando le sostanze della neve si depositano e gocciolano sui vetri e via discorrendo. Persino un ragazzo che ha fatto le analisi mostrandoci all'interno non solo particelle solide ma anche microrganismi che lui ha definito ipoteticamente dei nanorobot, quindi nanotecnologia. Ovviamente ci sono delle ipotesi, ma partiamo dal fatto che sia negli Stati Uniti, sia nel Regno Unito che altrove, quando questa nebbia ha perdurato nel tempo, ci sono stati ricoveri di persone sempre con gli stessi sintomi, che sono gli stessi di un'influenza virale, ma in questo caso arrivano a poche ore o addirittura poche decine di minuti dopo l'esposizione alla nebbia. E ve li ho elencati più volte, tra cui nausea, vomito, dolori addominali, crampi, mal di testa forte, eccetera, eccetera. Ma attenzione, c'è di più. Vi faccio vedere. Vediamo un poco. Allora. Non so se riuscite a leggere questo trafiletto di Real Raw News, questo di qua che sto cliccando, in cui si parla di Deep State Death Fog, cioè la nebbia della morte del Deep State. E praticamente si fa riferimento quindi addirittura a persone che sarebbero entrate in coma.
C'è anche un altro trafiletto, se lo riesco a trovare, altrimenti tanto vi devo mostrare direttamente la notizia. Non mi ricordo se sì, era sempre questo, in cui ci sono stati 4 soldati che esposti alla nebbia praticamente sono finiti in ospedale in coma. E di questa notizia non se n'è parlato completamente qui, ma in realtà la notizia è una notizia ufficiale, ora ve la faccio vedere. Ovviamente in un articolo già tradotto, perché quello originale è in americano. La nebbia mortale dello stato profondo spinge all'indagine White Hat. Giovedì scorso 4 aviatori statunitensi si sono ammalati gravemente a seguito della prolungata esposizione alla misteriosa nebbia chimica che si è abbattuta con una soffocante coperta su alcune parti degli Stati Uniti, affliggendo i residenti della Florida al nord-est con gravi difficoltà respiratorie e altri disturbi che sfidano ogni spiegazione. Il 30 dicembre 4 aviatori di stanza alla Naval Air Station di Pensacola, vi ricorda qualcosa Pensacola? C'è un famosissimo caso UFO e di incontro alieni su cui sono stati scritti una marea di libri. Erano all'aperto quando la nebbia opaca e soffocante li ha travolti, perché arriva talmente repentinamente che non ti dà neanche il tempo di andare via, piegandoli in due mentre ansimavano e tossivano in modo riflesso e incontrollabile. Hanno vomitato sangue e abbondanti quantità di muco putrido. Scusate, è un po' brutta come cosa, però l'informazione è fatta anche di questo. Nonostante la loro malattia, sono riusciti a presentarsi alla Naval Hospital di Pensacola, dove le loro condizioni sono peggiorate rapidamente. Il loro respiro è diventato lento e superficiale e non riuscivano a smettere di sibilare, dicendo al personale medico di aver visto quello che sembrava essere particelle metalliche fluttuare nella nebbia. Entro 90 minuti dall'esposizione, 2 dei 4 non riuscivano più a respirare e sono stati ricoverati in terapia intensiva e sottoposti a ventilazione artificiale. La loro prognosi non era ottimistica. Le radiografie del torace mostravano che i loro polmoni erano pieni non solo di liquido, ma anche di nanoparticelle di ossido di alluminio che bloccavano i loro bronchi. Nel frattempo i 2 aviatori ancora coscienti hanno detto che i loro polmoni sembravano fuoco e hanno implorato farmaci per alleviare la loro agonia. Avevano anche febbri alte fino a 104 gradi Fahrenheit, ovviamente, che non rispondevano alle terapie convenzionali per abbassare la loro temperatura corporea. Nel giro di 2 ore anche loro erano svenuti e hanno dovuto essere sottoposti a supporto vitale. La nostra fonte ha affermato che la rapida insorgenza di sintomi è inspiegabile. C'era qualcosa nella nebbia, è innegabile, ma non tutti quelli che si sono rimasti dentro si sono sentiti molto male. Altri erano all'aperto e avevano solo una sensazione di bruciore, ma poi stavano bene. Questi 4 però per qualche ragione si sono sentiti subito terribilmente male e ora stiamo cercando di scoprire il perché. Segnalazioni di scie chimiche spruzzate nell'aria appena prima che la nebbia si diradasse, pensiamo che si trattasse di sostanze chimiche scaricate nell'aria. Ha paragonato la situazione dell'operazione Sea Spray, un esperimento militare del 1950 in cui la Marina degli Stati Uniti ha spruzzato enormi quantità di batteri nell'aria a 2 miglia dalla costa di San Francisco in California. L'obiettivo di quell'esperimento segreto di guerra biologica era scoprire quanto sarebbero state vulnerabili le grandi città degli Stati Uniti come San Francisco a un attacco di guerra biologica da parte dei terroristi. Migliaia di civili si sono ammalati e le persone immunodepresse che hanno inalato le spore batteriche sono morte. Altri hanno avuto il cancro e sono morti anni dopo. Scelleratezza allo stato non descrivibile, veramente lo schifo di questi uomini che fanno questi esperimenti, tra l'altro sui civili ignari. Lo chiamano Deep State, Death Fog, ha detto la nostra fonte. Stiamo indagando a fondo e non ci sorprenderemo affatto se centinaia o migliaia di persone si sono ammalate gravemente se i media tradizionali lo stanno nascondendo. Siamo certi che si tratti di un'arma biologica e non di una nebbia naturale. La libertà di parola e i media alternativi sono sotto attacco da parte del Deep State,
Real Raw News ha bisogno del supporto dei lettori per sopravvivere e prosperare. Il resto non ci interessa. Quindi, come potete vedere, non stiamo parlando di barzellette, non stiamo parlando di raccontini, eccetera, eccetera. Ora, durante la guerra fredda, quindi, un ex ufficiale della CIA di nome John Kiriakou racconta come le tossine che furono sganciate sulla città di San Francisco con un'operazione che fu documentata e ora declassificata da parte della CIA, furono intossicate dal loro impatto 800.000, quasi 1 milione di residenti ignari di San Francisco. E diciamo che molti stanno associando negli Stati Uniti questo ronzio che si sente nella nebbia, che io vi ho fatto sentire, che vi ho detto ascoltate, non guardate il video, sentite nella scorsa live, la nebbia stessa, i malori, eccetera, a questo evento, e quindi di conseguenza offrono un'intuizione possibile su quello che potrebbe essere di fatto il contenuto della nebbia velenosa. Vi avevo anche detto che vi avrei mostrato dei documenti, ora ci arriviamo, datemi un attimo di tempo, che anche in questo caso devo cambiare la condivisione della pagina. Ok, allora, questo che state vedendo è uno dei, in realtà sono 2 dei documenti che riguardano la questione della nebbia. Ovviamente non in specifico quella attuale, anche se vengono citate delle date, eccetera, delle cose comune. Ma quello che mi interessa mostrarvi è questo documento, di cui ora naturalmente io devo aprire la pagina, tradurla, quindi ecco la sezione nebbia del documento del rapporto dell'US Air Force 2025 pubblicato nel 1999. Nebbia. Allora, in tutta la parte iniziale che vedete qui del documento si parla di come diradare la nebbia per ragioni strategiche, quindi in caso di guerra, poiché la nebbia diminuisce le capacità di visione e di navigazione delle unità militari, sia navali che aeree, incluso quelle dei droni, che sono sconsigliate quando c'è la nebbia. Ma alla fine del documento, in quest'ultimo paragrafo, le cose cambiano. Leggiamolo insieme. Recenti esperimenti di laboratorio di ricerca dell'esercito hanno dimostrato la fattibilità della generazione di nebbia. Hanno utilizzato apparecchiature commerciali per generare una fitta nebbia in un'area lunga 100 metri. In pratica hanno utilizzato cose, qui non ci viene detto che cosa, di uso commerciale, che quindi si trovano pressoché in tutte le città. Ulteriori studi hanno dimostrato che le nebbie sono efficaci nel bloccare gran parte dello spettro UV-IR visibile. Quindi, oltre a bloccare praticamente la luce solare, impediscono la visione anche, la termovisione e altre cose, diciamo, che vengono utilizzate magari in ambito militare, mascherando efficacemente gli emettitori di tali radiazioni delle armi IR-34. Questa tecnologia consentirebbe a una piccola unità militare di evitare il rilevamento dello spettro IR. La nebbia potrebbe essere generata per nascondere rapidamente il movimento di carri armati o fanteria, oppure potrebbe nascondere operazioni, strutture o equipaggiamento militare. Tali sistemi potrebbero anche essere utili per inibire le osservazioni di operazioni sensibili nell'area posteriore da parte di piattaforme di ricognizione elettroottica 35, vabbè,
È ovvio che qui parliamo di dati tecnici di cui non siamo a conoscenza, però ci viene fatto presente che queste cose hanno un ampio utilizzo in campo bellico, queste nebbie artificiali, quindi per chi dice che non è possibile che si tratti di nebbie artificiali, o perché la nebbia si forma in natura, è normale, sì, è normale nelle giuste condizioni, nei giusti luoghi dove si forma, e comunque questo non toglie che esistono esperimenti fatti da più di 100 anni di formazione di nebbia artificiale, e qui ne abbiamo la chiara dimostrazione che questi esperimenti sono arrivati proprio nel 1999 con un documento rilasciato ora nel 2025 a essere confermati in ambito militare. Allora, nel frattempo chiudo un attimo alcune cose che non ci interessano più. Questo l'abbiamo visto tutto. Allora, adesso vi faccio vedere un attimo, un attimo si fa per dire, dura poco più di un minuto, un video che è stato pubblicato da un TikToker statunitense, non mi ricordo di dove, che parla camminando per strada in mezzo a questa nebbia in un momento in cui c'è un po' più di visibilità, perché ci sono giorni in cui la nebbia ha oscurato completamente tutto, e addirittura viene ritenuto talmente importante questo video che è stato per intero pubblicato così com'è dal New York Post. All right, so it's crazy foggy right now. But that's not the weird part, okay? Like, number one, it's weird because as it gets later in the day, fog should lighten, dissipate, and it's really not. But the weirdest part is the taste and smell. It smells like after you set off a bunch of fireworks, and like the taste of the air is, I mean, the only word I can think of is toxic. It's super weird. And so I'm going for my walk, and it's kind of worrying me a little bit. Let me know if you guys are experiencing something like that. That's weird. Yeah, I mean, it smells not right. And I'm 41. I've been through fog. This is something different. Let me know if you guys are experiencing something like that. Allora, in buona sostanza, quindi abbiamo in realtà tante testimonianze che parlano di questa nebbia, della sua artificialità, della sua consistenza viscosa, filamentosa, vorticosa, ricca di particelle di plastica, di metalli, di probabili microrganismi, dei malori, eccetera. Ma potrebbe anche essere che la questione dei malori non sia, diciamo, la motivazione reale per cui questa nebbia servirebbe. Cioè potrebbe essere un effetto collaterale, ma la nebbia servirebbe magari a qualcos'altro. E ora ci arriviamo tra un istante. Intanto grazie a Ivan per il sostegno al canale. Allora, siamo davanti quindi alla possibilità che questa nebbia sia stata utilizzata per, diciamo, una copertura dei cieli e delle attività che ci sono in quel momento nelle aree dove viene immessa. Questa secondo me è una possibilità concreta, e secondo me è anche la possibilità più reale, ed è anche quella più condivisa dalla maggior parte delle persone negli Stati Uniti e negli altri luoghi dove si è presentata questa nebbia, e che lo dicono apertamente sui social fin quando non vengono censurati i loro video, le loro immagini, le loro discussioni.
di fatto praticamente siamo davanti a qualcosa che copre il cielo guardando dal basso, no? Oltre che guardando dall'alto, come abbiamo visto nella documentazione declassificata, si parla di come si può utilizzare per nascondere qualcosa che viene dal basso. Ma se io mi trovo in basso, mi può nascondere quello che si trova sopra la nebbia. E nella fattispecie il movimento non solo dei droni, non solo di velivoli militari, ma anche di UFO e soprattutto delle famose sfere di plasma. E in effetti, quando si è presentata la nebbia, era talmente fitta, talmente oscura, che non si riuscivano a vedere più neanche le sfere di plasma, neanche i droni che volano a bassa quota, a parte il fatto che con la nebbia, soprattutto vorticosa, i droni non possono volare. Quindi io sono propenso a pensare che magari in una situazione di aumento progressivo della presenza di queste sfere di plasma, in effetti abbiano testato e creato qualche cosa che ne impedisse la visualizzazione. O magari questo è stato fatto per impedire dal basso di vedere ben altre cose, ben altri movimenti. Magari le famose astronavi madri di cui ci ha parlato il governo statunitense in più occasioni, persino su documenti di dominio pubblico, ma che fino adesso non abbiamo mai visto. Se riesco però vi voglio far vedere una cosa, anche se vi significherà ben poco, ma mi interessa per farvi notare un altro particolare. Allora, condividi di nuovo il mio X. Allora, questa immagine che state vedendo è l'immagine di Alerta Mundial, che è un noto canale, c'è praticamente su tutti i social. Io lo seguo su Facebook, su Telegram, su TikTok, su Telegram, no, scusa, su X e su TikTok, che parla in tempo reale dei terremoti, eccetera, eccetera, ma anche degli eventi cataclismatici di altro genere, come per esempio impatti di meteore, presunti impatti di asteroidi, maremoti, tsunami, eccetera, eccetera. E a volte segnala anche cose un po' più strane. Tra le cose strane c'è stata la segnalazione dell'11 gennaio 2024, quindi parliamo dell'inizio dell'anno scorso, di questa nube che apparve anche in Turchia in momento di prossimità rispetto al famoso terremoto forte che c'è stato. Ma mi interessa farvi notare questa forma perché la forma di questa nuvola ricorda i plasmoidi giganti, quelli grandi anche oltre 1 chilometro, che avrebbero spesso una forma a disco o a forma di ciambella. Ora, purtroppo non vi posso mostrare il video, ma se farete una ricerca sicuramente trovate qualcosa. Non sono riuscito a scaricare questo video. Nei giorni scorsi è stata vista un'altra di queste nuvole sopra Tokyo, se non ricordo male, comunque in Giappone, di questo è l'unica cosa che sono certo, e c'era una nube che rilasciava una sorta di scia di luce a forma di ciambella bianca che sembrava proprio un plasmoide che rilasciava energia. Questa cosa mi ha colpito tantissimo e mi ha fatto ritornare all'orecchio proprio la questione delle astronavi madri, in questo caso dei plasmoidi giganti, che se vogliamo dire, diciamo, potrebbero essere più o meno la stessa cosa, ma con una consistenza differente. Approfitto per farvi vedere questo filmato di Boston, non mi ricordo se è di fine novembre o primi di dicembre, dove si vedono tutti questi oggetti che sembrano partire dalla città e volare verticalmente, come se stessero andando via per ragioni a noi sconosciute. E
che mi sembra che da X dovremmo aver terminato. Quindi a questo punto vi faccio vedere intanto qualche video e devo adottare il solito sistema di mostrarvi lo schermo, quindi abbiate un attimo di pazienza sempre, perché purtroppo non c'è stato verso di mostrare e caricare i video direttamente. Non so perché, a 2 giorni che internet fa le bizze e con esso anche i software. Allora, condividi schermo. Ecco qua, condividi. Allora, così voi vedete. Vi faccio vedere un attimo. Questa è la zona delle nebbie negli Stati Uniti, dove sono stati più colpiti praticamente, quindi nella parte centrale, ma in realtà anche in New Jersey, in California, in Arizona, vedete, sono stati anche nel Regno Unito, anche in Canada, eccetera, eccetera. Poi questa è una sfera di plasma. Sfido chiunque a dire che si tratti di un drone. Qui abbiamo una sfera di plasma di giorno che però sembra avere dentro una sfera di metallo rotante. Io infatti sono sempre più convinto che non siamo davanti a dei veri e propri plasmoidi, ma a delle sfere che la notte si illuminano perché hanno un campo di energia e di plasma intorno. Qua siamo a Cali, in Colombia, fine dicembre 2024. Come potete vedere, l'avvistamento non solo è molto interessante, ma dura anche un bel po'. Allora, facciamo così. Vediamo quest'altro. Questi sono diversi oggetti di plasma che ci sono in cielo, sono molto grandi e stanno bruciando letteralmente l'aria, stanno rilasciando delle scie. Allora, se qualcuno può pensare che si tratti di bengala, razzi di segnalazione, eccetera, oppure di lanterne cinesi, sono troppo grandi. Il fatto che si spengono è imputabile alle nuvole, infatti ne abbiamo visto uno che vi passava attraverso. Questo è un altro plasmoide. È nitidamente distinguibile la rotazione. E questo tra l'altro mi ricorda un oggetto che abbiamo visto
in un video di Bari. Questo è un altro plasmoide. Possiamo vedere la stessa tipologia di movimento e di velocità di rotazione, eccetera. Quello era un fermo immagine in cui sembrava deformato. In realtà questa deformazione è dovuta al movimento nel video. Questo è interessantissimo. Allora, l'ho fermato un secondo io. Abbiamo un UFO metallico circolare, quindi un ORBS, che sorvola, anzi passa letteralmente adiacente alla parte a vetrate della torre di controllo dell'aeroporto di Manchester, dove ci fu il famoso atterraggio della sfera di cui abbiamo parlato in una live con l'amico e collega Massimo Cirami, del 2 gennaio di quest'anno 2025. Questo è proprio palese. Qua abbiamo un oggetto del tutto quasi sovrapponibile a quello blu che abbiamo visto a Manchester, sempre atterrare di giorno, e le dimensioni sembrano decisamente più grandi. Sembra esserci una sorta di oblò, qualcosa del genere. Qui siamo nel Bronx, negli Stati Uniti, a New York. 2 plasmoidi. Quei flash che vedete in cielo sono riflessi sul vetro. Qui abbiamo un presunto drone gigantesco che passa passando sopra una cittadina, se non erro proprio del New Jersey. Qui abbiamo un plasmoide ad Atlanta, vicino all'aeroporto, viene ripreso da un passeggero di un aereo il 4 gennaio 2025. Questo perché ovviamente non c'è più il fenomeno, non ci sono più droni, non ci sono più sfere di plasma, vuol dire niente. Ci sono e come. Vabbè, la faccio saltare, la ripresa dura un bel po'. Questa è una flottiglia di oggetti filmata in New Jersey. Se non ricordo male è il 31 dicembre o il 30 dicembre. Qui abbiamo in California il 4 gennaio un UFO che va in ricognizione di un drone. Quello piccolino che vediamo è un drone. Sembra un plasmoide ovale sullo stile dei Tic Tac, però poi a un certo punto si trasforma e diventa sferico. Beh, questo è un riflesso, quindi non lo tenete in considerazione. Ok,
Allora, ritorniamo a noi. Grazie a Franco alias Lotto Totale per il sostegno al canale. Grazie anche a Ivan per il sostegno al canale. Allora, quindi abbiamo parlato della nebbia, abbiamo parlato dei droni e gravitazione cinese, abbiamo parlato dell'esplosione della macchina della Tesla, della questione dell'email, eccetera. Andiamo quindi ad un altro argomento della serata, sempre a tema droni e naturalmente dei plasmoidi, degli UFO. Infatti c'è una notizia che è rimbalzato in questi giorni che è importante, che è quella di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei paesi del nord Europa. Ci sono state 3 segnalazioni principali. Una vede protagonista la Norvegia e anche in questo caso la notizia sarebbe stata riportata dai telegiornali statunitensi e in Italia sarebbe arrivata grazie al TikToker Danilo Fanfano. E sostanzialmente questa informazione credo sia di pochissime ore fa, 5-6 ore fa, dove un gruppo di oggetti volanti non identificati, che naturalmente o come moda adesso vengono chiamati droni, sarebbero stati avvistati sopra una base o vicino ad una base norvegese e statunitense. Guarda caso, qualche giorno fa c'era stato un altro avvistamento significativo di droni in Danimarca, quindi dall'altra parte dello stretto, e sempre negli scorsi giorni, anzi forse ieri, ma di questo ora vediamo perché non ricordo bene la data, c'è stato un avvistamento molto importante, anche questo nel Regno Unito. Quindi andiamo un attimino per ordine. Anche in questo caso datemi un attimo di tempo perché devo fare le solite condivisioni. Allora, prima di tutti vediamo questa dell'Inghilterra. Allora, esercito americano al confine, no, questo è quello, non c'entra niente. Vabbè, do prima questo, mi sa che non mi ha caricato la pagina. C'è stato uno strano avvistamento di un drone barra sfera di plasma al confine tra Tennessee e Kentucky, l'oggetto arancione, ed è questo che vediamo in questo filmato. Abbiamo naturalmente i movimenti del video amatore che si sposta per continuare ad avere visione sull'oggetto. L'articolo è di Tim Binnall. Un curioso video che circola online mostra uno strano UFO arancione che è stato visto sfrecciare nel cielo vicino a una base dell'esercito americano che si trova al confine tra Tennessee e Kentucky. L'avvistamento enigmatico è avvenuto poco dopo la mezzanotte di Capodanno nella comunità di Clarksville e il filmato del momento sconcertante è stato successivamente pubblicato su Reddit insieme al racconto di un testimone dell'incidente. Secondo la persona che ha condiviso il video, il padre era fuori a guardare i fuochi d'artificio quando ha notato una luce arancione brillante che volava relativamente bassa e manteneva una velocità costante. Chiamato fuori per osservare l'anomalia, il testimone ha riflettuto che inizialmente ha pensato che potesse essere un drone amatoriale che riprendeva i fuochi d'artificio per il nuovo anno, ma la distanza apparente che stava percorrendo
ha fatto riconsiderare questa ipotesi. Curiosamente hanno indicato che il padre ha prestato servizio nell'esercito per 30 anni, il che gli ha fornito una conoscenza approfondita degli aerei che volano sopra la sua casa. Detto questo, il testimone si è meravigliato anche lui ed è rimasto a grattarsi la testa per la strana vista. Data l'isteria che ha circondato i droni per tutto dicembre, molti spettatori online hanno ipotizzato che l'oggetto misterioso potrebbe essere stato un UAV di origine sconosciuta. Detto questo, altri hanno sostenuto che la base militare di Fort Campbell, situata vicino al luogo dell'avvistamento, era probabilmente collegata all'UFO, sia come fonte della stranezza aerea, sia fosse stata osservata apposta da un intruso aereo. Anche questa è una cosa abbastanza interessante. Andiamo alla questione della Danimarca. Allora, l'FBI e la polizia danese indagano su misteriosi incidenti UFO nel contesto delle tensioni del Baltico. Esiste un collegamento? 6 gennaio 2025. La polizia danese e l'FBI indagano su misteriosi UFO tra le tensioni baltiche. Un rappresentante visiva di uno degli avvistamenti è sopra. Vabbè, questo lo conosciamo tutti, anche se è stato modificato. È ufficiale, sta succedendo qualcosa di bizzarro nello spazio aereo danese. In una strana e inspiegabile svolta degli eventi, la polizia danese ha avviato un'indagine dopo che almeno 20 oggetti volanti non identificati, forse droni sconosciuti, sono stati avvistati sulla città portuale di Coeghe a sud-ovest di Copenaghen. Gli inquietanti avvistamenti, segnalati nella tarda serata di venerdì 3 gennaio da un testimone oculare visibilmente scosso, hanno sollevato sopracciglia e scatenato diffuse speculazioni. Mentre alcuni degli oggetti sono stati rapidamente individuati e poi sono scomparsi nel cielo notturno, senza lasciare traccia, la vera domanda rimane: da dove sono venuti e perché erano lì? Cosa c'è di ancora più inquietante? Non sono stati rilasciati permessi dei voli con droni nella zona. La polizia ha immediatamente allertato il servizio di intelligence interno danese, il PET, ma le origini di questi misteriosi oggetti volanti restano sconosciute. Con le tensioni in aumento nella regione baltica, questi strani eventi potrebbero essere più di una semplice anomalia innocua. UFO sul Baltico, crescono i timori di sabotaggio russo. L'avvistamento di Koga avviene in un momento in cui le nazioni nordiche e baltiche sono in stato di massima allerta. Preoccupate che questi oggetti volanti sconosciuti possono essere collegati ai crescenti timori di guerra ibrida russa, questi droni simili a UFO, vedete cosa scrivono pur di non dire che sono UFO, potrebbero essere parti di qualcosa di più grande. La recente serie di incidenti che hanno coinvolto cavi sottomarini danneggiati non fa che alimentare questa teoria. Uso oggetti sottomarini non identificati oppure oggetti transmediani. Nel frattempo in Finlandia le autorità stanno indagando sul possibile sabotaggio del cavo elettrico sottomarino Estlink 2 che collega Finlandia ad Estonia. I funzionari finlandesi hanno sollevato sospetti che una flotta oscura di navi che si ritiene stia lavorando per evitare le sanzioni dell'UE, forse collegata al sabotaggio. Vabbè, saltiamo questa parte. Gli avvistamenti UFO sono in aumento. Segnalazioni statunitensi di strani oggetti nel cielo. Strani oggetti nel cielo, non UFO, strani oggetti, attenzione. Ma gli strani avvistamenti non sono limitati alla sola Danimarca. In tutto il mondo le segnalazioni di oggetti volanti non identificati sono in aumento. Negli Stati Uniti flotte di oggetti volanti non identificati sono state viste librarsi su centrali elettriche, aeroporti e altri siti sensibili, scatenando preoccupazioni e speculazioni diffuse su chi o cosa ci sia dietro. Testimoni oculari nello stato del New Jersey hanno segnalato enormi oggetti volanti simili a sfere che non sembravano aerei e non si comportavano come aerei. Diversi testimoni che hanno potuto osservare da vicino gli oggetti li hanno descritti come niente che avessero mai visto prima. Il residente del New Jersey Evan Cutler ha descritto uno degli oggetti librarsi su un albero nel cuore della notte. All'improvviso si avvicina e si libra proprio sopra gli alberi e sembra, credo, un enorme drone. Visibilmente senza parole il signor Cutler ha continuato: non sono nemmeno sicuro di cosa fosse. Non ho mai visto niente del genere, è solo un drone sotto steroidi.
L'FBI sta ufficialmente indagando su questi oggetti. Avvistamenti nel Regno Unito e in Germania. Questi conosciamo già l'argomento, quindi evitiamo di ritornarci. E quell'articolo che vi dovevo far vedere mi è sparito completamente. Parlava di avvistamento di ieri di diversi presunti droni, ma c'è un video con delle immagini di accompagnamento che mostrano chiaramente una sfera o più sfere di plasma. Si sarebbero posizionati sopra una importante base britannica, base militare britannica, che finora non era stata attenzionata e non era quindi tra le 4 o 5, adesso non ricordo esattamente, basi dove già c'erano stati questi avvistamenti di droni o, come si dice oggi, di borse di Dior. E nella fattispecie quindi c'è stato questo avvistamento in Norvegia, questo avvistamento in Danimarca, un altro avvistamento nel Regno Unito, ci sono stati altri avvistamenti anche in altri paesi dell'Europa e naturalmente di tutto il mondo. Ma affrontiamo un attimo questa situazione degli oggetti della Danimarca. Abbiamo 20 droni che sono chiaramente degli UFO non identificati. Ma cosa stava succedendo nel luogo dove sono stati avvistati i droni? Perché c'era il divieto di sorvolo e nell'articolo non si dice, ma c'era anche un divieto di accesso persino al personale portuale di notte? Perché l'FBI sta facendo un'indagine congiunta con i servizi segreti e la polizia danese? Perché il porto dove ci sono stati gli avvistamenti in realtà ha un'area leggermente discostata dalla parte principale del porto, che è questa dove appunto vengono scaricate le merci e dove sono stati avvistati 20 oggetti volanti non identificati, dove si trovava la merce scaricata della flotta americana e NATO, cioè circa 200 veicoli e mezzi armati della NATO, principalmente americani, che si trovavano a deposito a cielo aperto in quest'area interdetta al volo e al personale portuale. E questo ha portato ad attenzionare più di ogni altro aspetto la questione, perché ovviamente era un obiettivo sensibile, era un obiettivo, possiamo dire anche non ben difeso al momento. Io ho visto le immagini, se fate una ricerca le potete trovare anche voi, non ho avuto la possibilità di salvarle perché vi lascio immaginare la frenesia di cercare tutte queste informazioni, di fare i collegamenti in questi giorni, è stato veramente un lavoraccio che non vi dico. E quindi qualcosa mi è sfuggita, qualcosa non sono riuscito a salvarla o si è persa per strada, anche perché devo fare un lavoro di carico scarico da un social all'altro con determinati programmi per un social, per l'altro con altri programmi, poi magari me li riporto su Telegram, da Telegram li devo riportare sul computer, non vi dico, guardate, è una cosa impressionante. Comunque, quindi naturalmente c'è un interesse perché è un obiettivo militare, esattamente come le basi NATO in Norvegia, in Regno Unito, le basi americane, quelle della NATO in Germania, eccetera, eccetera. E ci sono tutta una serie di cose strane che stanno coinvolgendo anche il presidente degli Stati Uniti. E quindi apro e chiudo una parentesi perché ho visto comunque che ci sono per ora tante domande sul Donald Trump, tante richieste, tante cose. Non si capisce se ironizzi o dica vero, ma negli ultimi giorni il neoeletto presidente Trump sta un po' dando i numeri. Nel senso che sta dicendo delle cose che vanno contro ogni
cosa che ci siamo abituati a vedere della sua persona, e che suonano o risuonano strane. Per esempio, ha chiesto al Canada di diventare una stella degli Stati Uniti, e ovviamente il Canada gli ha risposto con un picche bello grande, e prendendosela anche a ridere. Ha chiesto alla Danimarca di vendergli la Groenlandia, e naturalmente la Danimarca gli ha detto un picche bello grande, ma in questo caso ha detto che sarebbe auspicabile che la Groenlandia diventasse statunitense per ragioni importanti di carattere strategico, anche a costo di scatenare una guerra. E non è da lui, perché non ha mai scatenato una guerra nei 4 anni di mandato, è l'unico presidente degli Stati Uniti che non ha mai fatto una guerra, quindi questa cosa va contro corrente. E poi ci sono tutta una serie di dichiarazioni, come l'abbattere gli UFO sopra le città americane, che non sono piaciute poi tantissimo, e altre dichiarazioni che sta facendo in questo periodo, che sembrano vedere un Trump agguerrito, forse addirittura guerrafondaio, e questo naturalmente non è neanche questo il caso che diciamo che ci dia buone prospettive. Addirittura con la Cina, problemi con la Russia, e non ultimo il problema palestinese, che ci aspettavamo trattasse in un modo ben diverso. Ma non voglio parlare di geopolitica, non voglio parlare di politica, se non dal punto di vista militare, quindi qui naturalmente mi fermo per andare a accennare ad alcuni altri argomenti che in questo periodo si stanno intrecciando sempre di più e si stanno accavallando sempre di più con la questione dei droni, dei plasmoidi, degli UFO, della nebbia, eccetera. Tra queste abbiamo una serie di cose, tra virgolette, naturali, che in questo momento non vogliono, non sembrano essere poi così naturali, e che stanno creando una serie di problematiche, sono in aumento, e naturalmente hanno innescato un'altra polemica che riguarda la questione del clima, riguarda la questione di, tra virgolette, eruzioni solari, eccetera, eccetera. Non voglio scendere troppo in dettaglio perché richiederebbe parecchio tempo. Questo ha portato però a far collimare una serie di dati, come per esempio terremoti che stanno scaturendo un po' in tutto il mondo in quantità, parliamo di terremoti di un certo livello, perché è ovvio che le scosse sismiche ci sono costantemente, terremoti che hanno delle stranezze, delle anomalie, spesso sono in luoghi che non sono posti dove normalmente ci sono dei fortissimi sismi, no? E c'è un'escalation invece di fortissimi sismi, soprattutto in questi luoghi e in mezzo agli oceani. Mentre normalmente, per esempio nell'Oceano Pacifico, i terremoti, così come le eruzioni vulcaniche, sono principalmente tutto intorno, infatti è quello che si chiama l'anello di fuoco. In contemporanea a questo aumento di terremoti, a questa attività sismica, c'è un'anomala attività di tsunami che in questi giorni ha colpito per esempio le coste della California, le coste del Perù, le coste del Cile, addirittura provocando grossissime problematiche a livello degli abitanti, con decessi, distruzione delle coste, delle strutture, eccetera, eccetera. In alcuni casi può essere giustificabile, come per esempio nel caso della California c'è stato un terremoto al largo anche abbastanza forte, seppur non sufficientemente forte da generare lo tsunami che ha generato. Per quanto riguarda quello del Cile, cioè sì e no. Per quanto riguarda per esempio quella del Perù, non c'è spiegazione ancora plausibile per cui si è formata quest'onda di tsunami alta quasi 5 metri che ha colpito la costa.
C'è un'altra anomalia che si va a unire a questa dei terremoti, all'aumento delle radiazioni al suolo in diverse parti del pianeta, che è quella della migrazione degli uccelli che sembrano impazzire, che a volte contromigrano, cioè vanno verso nord in una stagione in cui normalmente si stanno dirigendo verso sud, oppure addirittura ci sono stati dei casi in cui si gettano al suolo, non volano più e diventano aggressivi nei confronti dell'uomo. Tanto che qualcuno ha fatto il paragone quasi con il famosissimo film di Hitchcock. Ovviamente siamo lontani da quella tipologia di manifestazione, anche se ho visto dei video veramente che potrebbero fare impressione, con migliaia, per non dire forse centinaia di migliaia di uccelli che tapezzano praticamente tutto quello che si trova nelle strade, quindi macchine, tetti delle macchine, balconi, prati, pari di questi uccelli. E ho anche visto effettivamente dei video che mostrano uccelli che si comportano in modo impazzito, cioè stormi di uccelli migratori che si fermano in un determinato luogo e cominciano a volare per ore avanti e indietro intorno allo stesso punto. Ma c'è un'anomalia che più di ogni altro mi ha colpito ed è stata segnalata, almeno per quanto mi riguarda, da una TikToker statunitense, di cui ho messo, dicevo all'inizio, in pubblicazione un video, se non erro, per il 9 mattina, 9 pomeriggio, come premiere, in cui racconta che sotto le festività nessuno se n'è accorto, perché eravamo tutti concentrati per gli acquisti di Natale, i cenoni, vedere gli amici, i parenti, viaggi, il divertimento, ma a dicembre tutti gli osservatori astronomici, tutti i telescopi hanno smesso di funzionare. Durante il flap di dicembre negli Stati Uniti non era, a quanto pare, possibile utilizzarli perché erano letteralmente chiusi, e questa cosa è già avvenuta un paio di volte nel passato in concomitanza di eventi straordinari a livello astronomico che non dovevano essere osservabili di proposito, naturalmente, quindi una forma di censura. Ora, riguardo a questo vi rimando al video in uscita giorno 9, vi accenno semplicemente che la YouTuber, la TikToker, effettivamente dice una cosa per me molto sensata. Dice: io, e ci fa vedere fuori, ho assistito all'arrivo improvviso di questa nebbia, e quando la nebbia si è diradata era come se aveva nevicato con una tormenta, c'era tutto ricoperto di questa sostanza bianca. E fa collimare la chiusura dei telescopi degli osservatori astronomici con la nebbia che ha oscurato i cieli per 4-5 giorni a cavallo della fine dell'anno, dei primi giorni dell'anno. Come se non si volesse fare osservare il cielo, e che questa osservazione del cielo al culmine, quindi alla fine dell'anno, oltre alla chiusura dei telescopi, ha reso necessario l'utilizzo anche di questa nebbia. E questo è plausibilissimo se si tratta di una nebbia artificiale. Ed è qualcosa che va naturalmente approfondito, quindi invito tutti voi, perché io non ho avuto il tempo di farlo, a fare ricerche sui telescopi internazionali, sui telescopi statunitensi, a verificare effettivamente quali sono stati i giorni di chiusura, eccetera, per cercare di vedere se c'è una logica in queste chiusure e se questo è sovrapponibile anche con la questione delle nebbie e magari con qualche altro fattore. Ma lei dice di più. Lei dice: com'è possibile? Questo non so se è vero, ragazzi, perché non ho avuto appunto possibilità di fare una ricerca adeguata,
ma lo vedrete appunto nel video di giorno 9. Com'è possibile che il telescopio spaziale Deep Web, di cui possiamo consultare le immagini tutti quanti, per alcuni giorni sembra che almeno negli Stati Uniti non sia stato possibile andare a vedere le immagini che scattava, e che questi giorni siano all'interno del gruppo di giornate in cui sono stati chiusi tutti gli osservatori e i telescopi a terra. Questa è una cosa davvero insolita ed è una cosa che difficilmente può essere considerata una coincidenza. C'è un'altra cosa ancora che mi preme unire a tutta questa questione, che riguarda gli aerei che stanno cadendo, gli aerei che stanno avendo delle avarie. In alcuni casi le fonti ufficiali hanno, dichiarato versioni che potremmo dire andare in qualche modo a mettersi a posto e dare forse un contentino a chi ha bisogno di spiegazioni più razionali, che a volte non lo sono affatto, ci tengo a precisare. E abbiamo una serie di eventi strani che praticamente nel mese di dicembre, nei primi di gennaio, si sono verificati, che sono molti di più di tutti quelli dell'intero 2024, escludendo la fine cioè l'ultimo mese dell'anno. Vi faccio alcuni esempi. Vediamo se riesco a riportarveli in ordine. Me li sono scritti in un quaderno a mano, perché è stata un'impresa riuscire a trovarli tutti quanti, perché me ne davano sempre 5 le fonti ufficiali. Allora, il 22 dicembre precipita un aereo in Brasile, cause sconosciute, 10 morti. Il 25 dicembre precipita un aereo in Kazakistan, 39 morti. Si pensa che sia stato abbattuto da un missile per sbaglio, ma in realtà non si sa cosa è successo. Il 27 dicembre precipita un aereo in Thailandia e ci sono 138 morti. Ufficialmente per, se non ricordo male, una avaria ai motori. Il 29 dicembre, udite, sono precipitati 3 aerei, o meglio, hanno avuto delle avarie. In Brasile ne è precipitato uno con 175 morti, tra l'altro mettendo il record di morti, il record negativo di morti per incidenti aerei del Brasile. Uno ha avuto un atterraggio di emergenza ufficialmente per questioni meteo in Norvegia, mentre un altro ufficialmente sarebbe ammalato per problemi ai motori negli Emirati Arabi Uniti, come possiamo vedere quindi un po' ovunque per il mondo. Il 30 di dicembre un aereo in Canada è stato costretto ad un atterraggio di emergenza, salvando per un pelo i passeggeri per via di un incendio ai motori. Il 5-6 gennaio, 5-6 perché ci sono fonti differenti che danno date differenti, in Florida, quindi negli Stati Uniti, ci sarebbe stato un incidente con rischio di collisione con un UFO a 27.000 piedi, definito naturalmente dai media come drone, che ha aperto un dibattito ufficiale negli Stati Uniti sulla sicurezza dei viaggi aerei in questo momento, per colpa della presenza di tutti questi oggetti che circolano in aria. Vi vorrei però far presente che, anche se non sono riuscito a trovare i dati, nello stesso periodo di questi incidenti, se vi ricordate, vi ho mostrato
un incidente aereo con un aereo da turismo che si è concluso con un morto e un ferito grave, che è precipitato a New York. Vi ho anche fatto vedere i video dell'aereo precipitato al suolo, che non viene incluso, che sarebbe entrato in contatto con un drone, tra virgolette, nei cieli di New York e avrebbe perso praticamente quindi quota e via discorrendo. Ma se vi ricordate, vi ho anche fatto vedere un video rallentato in una delle live sull'argomento droni, UFO e sfere di plasma, dove al rallentatore si vedeva quello che ufficialmente doveva essere un uccello che veniva risucchiato all'interno del motore di questo aereo che stava decollando dall'aeroporto di New York e si incendiava in seguito all'esplosione del motore, eccetera. In realtà di quel velivolo, di quella situazione non se n'è parlato in nessun media, e a parte me come youtuber non credo che ne abbia parlato nessuno a livello globale. Naturalmente il video ha circolato su TikTok in diversi profili, ma si tratta di un altro incidente aereo avvenuto a New York dove l'aereo è dovuto atterrare e lì era palese che quel qualcosa che era entrato in collisione col motore a velocità incredibile non era un uccello. E diciamo che sembrava più che altro una sorta di proiettile, un'ogiva, una cosa del genere, un razzo e via discorrendo. Ma circolano notizie di un altro aereo che sarebbe andato in avaria a New York, e vi ricordo che c'è l'aereo che si è schiantato negli Stati Uniti qualche giorno fa per un'avaria di cui non se ne parla più. Hanno tolto di mezzo quasi tutti, non dico tutti, quasi tutti gli articoli. Perché? Oggi c'è stato un altro incidente, o meglio, non c'è stato un rischio di collisione, di atterraggio, di fortuna o di morti, però c'è stata una cosa strana. In un aeroporto degli Stati Uniti, dopo che l'aereo è atterrato dal suo viaggio intercontinentale, sono stati trovati 2 corpi umani all'interno di uno dei carrelli dell'aereo, del vano carrelli dell'aereo. E questo apre un altro mistero, una cosa davvero strana, anche perché ufficialmente 2 degli aerei, quello della Thailandia e non mi ricordo se quello degli Emirati Arabi Uniti, però non sono sicuro, hanno avuto problemi proprio ai carrelli, di apertura dei carrelli inspiegabili. Ora, sembra una strana coincidenza che in un altro aereo dentro i carrelli vanno a trovare dei corpi umani che avrebbero effettivamente potuto bloccare l'apertura del carrello e trasformare in una catastrofe l'atterraggio. Ora non voglio passare per complottista, però è giusto cercare di fare dei collegamenti tra le varie cose. Facciamo finta quindi, che questi aerei, che ufficialmente non hanno una motivazione per avere quelle avarie, o chi le ha avute potrebbero aver avuto un qualcosa che le ha causate, per esempio quello del Canada ha avuto un incendio del motore, potrebbe essere stato causato anche in questo caso da una collisione, da qualcosa che è entrato in contatto col motore, e così via discorrendo. E sta circolando voce, ho anche visto un video, lo cercherò per bene perché quello che ho visto non poteva essere scaricato, in cui si fa riferimento al noto pilota statunitense in pensione che è Ryan Graves, che tutti conosciamo per la sua testimonianza al Congresso degli Stati Uniti, che ha rilasciato un'informazione rilasciata a sua volta da un pilota dell'organizzazione di cui fa parte lui per
la raccolta dei dati sul fenomeno degli UAP, degli UFO negli Stati Uniti, e che di fatto parla di un altro evento, se non ricordo male, sopra New York o sopra il New Jersey, adesso devo verificare, più o meno nello stesso periodo, quindi 5 o 6 di gennaio 2025, di collisione con uno di questi oggetti, sempre più o meno la stessa quota. Non ricordo adesso se erano, mentre in questo caso che abbiamo visto erano 27.000 piedi, credo che lì si tratti di 28-29.000 piedi, cambia poco e siamo ad altezza di volo degli aerei di linea. E dicevo che questo ha aperto un dibattito. Perché ha aperto un dibattito e di che tipo si tratta? Perché sarebbe un rischio concreto per la sicurezza dei civili, non solo dei militari, e per la sicurezza dei piloti e del personale delle compagnie aeree, eccetera. E questo è un problema serio, è una minaccia alla viabilità dei trasporti aerei. E questo potrebbe innescare tutta una serie di meccanismi che portano ad una serie di soluzioni che potrebbero essere pericolose, rischiose, eccetera. Quindi è una questione work in progress. Naturalmente, fatta eccezione 2 o 3 casi, non ci sono prove che gli altri voli aerei possano essere riconducibili a presunte collisioni, eccetera. Addirittura c'è in un caso, non mi ricordo quale, in cui si parla di aspirazione di uno stormo di uccelli, che è comunque una delle cause principali degli incidenti aerei, ma dalla collisione aerea di un piccolo UFO, di un drone, a spacciarlo per la collisione con uno stormo di uccelli non ci vuole molto. E in questo periodo sicuramente non si vuole fomentare assolutamente la possibilità che ci sia un rischio di collisione con magari dei droni, degli oggetti che il governo americano e governi alleati hanno la necessità di tenere in volo per controllare una situazione per loro decisamente più rischiosa, più importante e via discorrendo. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno in qualche modo ben tenute in considerazione e valutate prima di poter rilasciare una qualunque ufficiale, diciamo, versione di questi fatti. Ora, prima di andare verso la questione domande, eccetera, che mi sembra di avere esposto per sommi capi le cose più importanti da discutere di questa sera, c'era un'altra questione non meno strana, non meno, potrei dire anche angosciante, e non meno da approfondire, da verificare, eccetera, ma che è giusto raccontarvi, che riguarda sempre tutta questa storia, riguarda gli abitanti del New Jersey. E per farlo, prima di tutti, vi voglio mostrare l'ultima pagina che mi interessa condividervi. Rapimento alieno, accusato di aver provocato un bizzarro presunto tentativo di furto d'auto in Florida. È una cosa che può anche avere delle sfaccettature ridicole, comiche, ma sentiamolo. Il sospetto di un bizzarro presunto tentativo di furto d'auto in Florida ha detto alla polizia che lo strano incidente è avvenuto perché è stato rapito dagli alieni. Secondo il rapporto dei media locali, il caso selvaggio è avvenuto alla vigilia di Capodanno, quando la polizia di West Palm Beach ha ricevuto una chiamata su un individuo armato di coltello che stava incidendo strani simboli e numeri su un veicolo. Affrontato da proprietario dell'auto, il vandalo armato gli ha chiesto di consegnare le chiavi, il che ha spinto la vittima a fuggire astutamente dalla scena e a chiamare la polizia dalla sicurezza della propria casa. Poco dopo la polizia ha risposto alla chiamata e ha scoperto che nel frattempo l'uomo si era tolto tutti i vestiti. Quando la polizia gli ha chiesto cosa stesse facendo, il piantagrane nudo ha detto alla polizia che voleva morire perché era stato rapito dagli alieni.
Il suo comportamento e la sua spiegazione hanno sconcertato il proprietario del veicolo, che è amico del presunto vandalo e non riusciva a credere a ciò che era appena accaduto nel suo vialetto. La polizia ha successivamente arrestato l'uomo che per danneggiamento criminale e tentato furto d'auto con un'arma, mentre un giudice ha ordinato una valutazione della salute mentale che potrebbe fornire qualche spunto sulla sua affermazione ultraterrena. Vi avevo detto che faceva sorridere, ma perché mi interessava farvi notare questa storia di un presunto addotto, probabilmente non lo è, che ha del ridicolo, che finisce con un furto d'auto, tentativo di furto d'auto e un arresto. Innanzitutto non dobbiamo dimenticare che i soggetti addotti non tutti reagiscono alla stessa maniera e ce ne sono alcuni che purtroppo, subendo dei traumi, delle violenze, eccetera, ne escono fortemente traumatizzati e spesso sotto shock. E lo shock si può manifestare con apatia, con isolamento, con incubi, eccetera, eccetera. Si può manifestare con turbe psicologiche, ma si può manifestare anche con estrema violenza, con comportamenti di schizofrenia, eccetera, eccetera. Ora, seppur questi siano rari, maggiore è lo shock, maggiore è la possibilità che questo succeda. Questo succede anche con i militari, per esempio, che subiscono gli shock della guerra, le violenze della tortura, eccetera, eccetera, che vengono considerate alla stregua in modo molto simile tra le altre cose. Quindi, perché vi sto raccontando questo? Perché seppur questa sembra una follia o addirittura forse una barzelletta, siamo davanti ad una persona che stava facendo dei simboli, stava facendo dei segni. E questa è un'altra cosa che caratterizza alcuni tipi di addotti ancora più rari o di persone che sarebbero entrati in contatto con degli oggetti ufologici in specifico. Vedi per esempio il caso di Rendlesham, dove ovviamente il sergente non ha aggredito gli altri, non ha inciso i segni su una macchina a sfregio, ma sicuramente ha memorizzato proprio dei segni che ha visto nella sua testa, che non dimentica più e che poi sono stati tradotti in codice binario, almeno una parte, dopo tantissimi anni. Si parla del sergente Penniston, se non ricordo male, si dovrebbe chiamare così. Ma a proposito di addotti negli Stati Uniti, sta succedendo qualcosa di strano. Mentre c'è questo caso che è arrivato ai media, è diventato tragicomico, tantissimi TikToker, Instagrammer che conducevano una vita normale facendo dei video discutibili oppure portavano avanti i loro interessi che magari per altri possono anche essere stupidaggini oppure essere di interesse solo per certi gruppi di persone, come per esempio potrebbe essere una che si occupa di cosmesi, attira sicuramente solo donne, ragazze, eccetera, no? Oppure una che parla di borse o uno che parla di costruzioni edili, attira solo sicuramente chi interessa costruirsi la casa, eccetera, eccetera, i materiali, conosce, eccetera, eccetera. Improvvisamente fanno dei video scioccanti dove parlano di essere stati presi e portati altrove, ma di cui non hanno memoria, che hanno incontrato qualcosa di cui non hanno memoria e che sono mancati per diverso tempo oppure si sono ritrovati a distanza di decine di chilometri, normalmente di circa 30 chilometri dal luogo dove hanno memoria che si trovassero. Queste persone, già io ho visto i video di 2 persone barra 3
e prossimamente metterò qui sul canale il video di una signora statunitense che sta raccogliendo alcune testimonianze di questi soggetti, sia maschili che femminili e di tutte le età, che sostengono la stessa cosa, che hanno lasciato un posto ad un certo orario e che subito dopo non ricordano come sono arrivati in un altro posto a distanza di decine di chilometri e che si trovano sotto shock, come se avessero subito qualcosa di strano e grave, di cui però non hanno memoria. E una di queste avrebbe anche fatto dei video in cui parla apertamente poi di quello che lei pensa che gli sia accaduto, appunto, che sia stato preso dagli alieni di uno di questi droni o di una di queste sfere di plasma o di uno di questi UFO. Vi dico questo perché questa storia sembra sempre di più coinvolgere tutte le situazioni che magari sono state studiate un po' più o meno isolatamente nel mondo dell'ufologia, nel mondo del mistero e in tutto quello che lo circonda. Come abbiamo visto per esempio all'inizio della puntata, anche le questioni tecnologiche, della tecnologia militare avanzata, della geopolitica, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ad applicazioni tecnico-scientifiche sulla natura, alle anomalie della natura, alle cose artificiali con scopi tutti da scoprire, con presenze straordinarie, non ordinarie, ufologiche, eccetera, fino ad arrivare alle cose più strane. Vi farò vedere adesso una nuova carrellata di video là da dove avevamo finito poco fa, dopodiché andiamo quindi a rispondere alle domande. Allora, dove sono finite? Eccole qua. Nel frattempo mi sa che avete visto Bruno per un attimo. Allora, qui abbiamo un'altra flottiglia in New Jersey durante un temporale. Ci sono altri 2 di questi video girati durante un temporale in cui si vedono anche delle sfere di plasma, come in questo caso, dove è possibile vedere nei momenti in cui il cielo viene illuminato dai flash dei fulmini, dei lampi, una forma, una sagoma triangolare gigantesca che al buio non è praticamente visibile. E si tratta di un oggetto ufologico, quindi di un triangolo volante che nulla ha a che vedere col TR-3B, col TR-3E, gli altri modelli triangolari ottenuti da retroingegneria. Si tratta di un oggetto molto, molto più grande, tutto completamente nero e con una forma completamente differente da quelle a cui siamo normalmente abituati. Aeroporto di New York, qua ci sono 3 presunti droni che, come potete vedere, quando inquadra bene però ovviamente, sono enormi, cioè sono grandi quanto il tetto di un palazzo, quindi non sono droni come siamo abituati noi a conoscerli. Quello che vedete verde qui che si muove naturalmente è un riflesso all'interno della lente. Questo è un avvistamento del 5 gennaio 2025, sempre per ricordarvi che non è vero che sono terminati gli avvistamenti UFO, eccetera. Qui, se non ricordo male, siamo in un paese del Sud America, dove è stata avvistata questa sfera nera che solcava
il cielo, anche questo avvistamento dura un bel po'. Vorrei sottolineare che, vista la colorazione eccetera, sembra una sfera, però non si può escludere che sia anche un disco visto da sotto. Qua non ho capito perché fa questo tipo di movimento con la mano, ma l'oggetto è chiaramente visibile. Questo è un video, secondo me, per certi versi eccezionale. Vedete che lo sto accelerando perché il video in realtà dura 3 minuti. Vi faccio vedere dei pezzetti. Qua addirittura la sfera sembra inseguire un'altra sfera più piccolina, non so se l'avete notata, che più sotto, più a sinistra in parallelo, ora sta accelerando rispetto all'altra sfera. È proprio un puntino quasi impercettibile. Qua siamo a New York, il 5 gennaio 2025. Non sentite l'audio, ma praticamente ci sono commenti che prendono in giro e dicendo: "Ah, qui è tutto normale, non c'è niente di strano". Qui abbiamo un altro oggetto sferico che vola tra i grattacieli. Non mi ricordo, la località, ma dovrebbe essere un paese arabo. Anche questo è un interessante video. Non all'altezza di quello che abbiamo visto prima, ma quasi. Questo è stato avvistato in Patagonia, se non ricordo male, ieri. È una sequenza di fotografie che sono state scattate, quindi non è un video, è un video generato da una sequenza di fotografie. E quello che stiamo vedendo è ciò che è stato ripreso. Non si capisce esattamente cosa sia, però è chiaramente un avvistamento UFO ed è chiaramente qualcosa di interessante. Questo è un video spettacolare. Ovviamente è improbabile che si tratti di un drone, e quello piccolino che ci sta là vicino invece è più probabile che sia un drone, tra l'altro c'ha le luci lampeggianti che si vedono. Qua, è come se stesse analizzando le cose con quel fascio blu. Non è la prima volta che questo accade, ma, ci sono almeno 3, 4 video che mostrano queste scene un po' in giro per il mondo in quest'ultimo mese e mezzo. Questo è incredibile. È una scena, una skyline, un time lapse, del New Jersey, dove è possibile vedere questi droni o queste sfere di plasma che arrivano da, una direzione specifica e volano sopra la città e non si sa che cosa sono. Vedete, Dior Bug. Questo è interessante, è stato ripreso nella spiaggia di New Jersey. Sono riprese questo invece è il lago Michigan, che è un altro posto dove ci sono tantissimi avvistamenti. Anche prima del flap di dicembre. Come potete vedere sono tutte sfere di plasma, altro che droni. Vabbè, qui si ripete. Qui abbiamo un altro comportamento strano di quella che sembra una sfera di metallo,
che è come se lasciasse dei fasci di luce. Siamo a Lima, in Perù, e qui si è accesa. Si accende in un modo incredibile. È come se stesse colpendo la telecamera praticamente di chi fa la ripresa, come se stesse flashando, come dice nel film i Men in Black, spara flashando. Vabbè, andiamo avanti. Cos'è questo? Non è umano al 100%, un oggetto di plasma allungato che si muove su se stesso praticamente, si accende e si spegne in modo assolutamente strambo. È un drone che ci passa vicino, tanto per cambiare, siamo sempre là, i droni vanno per studiare. Andiamo avanti. Questa è la bella nebbia che si sono respirati durante una partita di football negli Stati Uniti. Guardate, altro che nebbia, cioè si vede palesemente il contenuto della nebbia, che sono particelle in sospensione, anche belle grosse. Questo è un interessante video, lo fermo un attimino. Abbiamo 2 sfere, poi vedremo che in realtà sono 3, mentre un oggetto sigariforme, che non sono i satelliti Starlink, che non c'entrano assolutamente nulla con questo avvistamento, di colore azzurro. Tra l'altro in questo periodo se ne vedono sempre di più di questi UFO sigariforme di colore azzurro ad altissima quota, e ad un certo punto, mentre sta passando sopra le sfere di plasma, sembra che le sfere di plasma si allontanano dal luogo, e poi ad un certo punto ne appare una terza quasi dal nulla, mentre una delle due va a sinistra e l'altra sembra scendere in mezzo ai palazzi a destra. Questa terza che spunta sembra andare proprio verso diciamo il sigaro volante, l'oggetto fusiforme volante, e poi se ne va ad alta velocità in un'altra direzione. Vedete, nel frattempo c'era una terza sfera a sinistra, ora ne è apparsa qua, altre 2 ne sono apparse, ecco, una non l'avevo vista nemmeno io. Questo è un riflesso, quindi non ci fate caso, è il riflesso del faro. Vedete che sta andando una delle sfere proprio nella direzione dell'oggetto sigariforme, poi devia improvvisamente e se ne va ad alta velocità. Questo è un avvistamento, se non erro, di Lugano, sì, Lugano, tra gennaio 2025, quindi siamo in Svizzera. Peccato che è stato fatto attraverso un vetro sporco, però è possibile distinguere i 2 oggetti. Anche qui Dior Bugs vengono definiti in questo modo, vengono definiti anche dai droni nel video, ma sono 2 sfere di colore nero, che ci viene detto poi alla fine anche da chi sta facendo l'osservazione, che sono ferme sopra la città, non si capisce per quale motivo. Qui siamo di nuovo in Brasile, a Paraná, il 6 gennaio, un altro oggetto fusiforme azzurro che sta attraversando il cielo, questa volta abbastanza lento. E si tratta sicuramente di oggetti molto, molto grandi. Questo è chiaramente un oggetto fusiforme, potrebbe essere benissimo un'astronave madre. Questo ultimo video che vi sto mostrando è quello che abbiamo visto della base del Tennessee.
E con questo interrompiamo, diciamo, la condivisione e siamo di nuovo in studio. Abbiamo terminato con i video e adesso andiamo alle domande. Allora, domanda di Paola. La nebbia che ha l'odore di zolfo potrebbe essere l'ozono? No. L'ozono non c'entra niente con la nebbia reale, cioè quella naturale, non c'entra niente con questa artificiale. Questa nebbia è caratterizzata da una vorticosità, una densità di particelle solide, eccetera, che non è presente nella nebbia normale, che è fatta di particelle di acqua in sospensione. Per quanto riguarda gli odori, è vero che anche la nebbia naturale trasporta gli odori, li cattura e li trasporta, quindi è facile che all'interno della nebbia si possa sentire un odore di bruciato, un odore di scarico, insomma tutti quegli odori che magari troviamo vicini in quella zona. Che ne so, se è una zona ricca di spazzatura, per esempio, è facile che la nebbia si impregni di odore di spazzatura. Quello che è strano è appunto l'odore di zolfo e altri odori che non sono riconducibili a cose, diciamo, industriali e a cose di altro genere, ma più facili da trovare magari nelle città, nelle zone abitate dove viviamo e via discorrendo. Domanda di Freddy: ma la nebbia con microcorpi nanotecnologici che ruolo hanno quello di mutare il nostro codice genetico dentro il nostro organismo? Parte il fatto, Freddy, che non ho modo di sapere se questo possa essere uno scopo, perché una cosa del genere la potremmo anche forse discutere e stabilire dopo un anno che viene utilizzata una sostanza. Io ritengo improbabile questa ipotesi, ma non la posso escludere. Ritengo che se si volesse andare a modificare la genetica dell'essere umano, sarebbe più facile per esempio con i vaccini, sarebbe più facile per esempio con un'inalazione diretta delle sostanze, oppure dell'acquisizione delle sostanze tramite acqua, tramite cibo, quindi nella catena alimentare, che poi quello che è lo scopo delle scie chimiche, eccetera. Per quanto riguarda anche la nanotecnologia, idem, mentre se si vuole coprire qualcosa, si vuole nascondere qualcosa, si vuole bloccare una trasmissione, si vuole impedire la visione, oppure si vogliono fare ammalare le persone, e allora questo potrebbe essere un mezzo effettivamente utile per farlo. Armando: qual è secondo te la motivazione della tranquillità di Trump per quanto riguarda i problemi UFO droni? Io non credo affatto che Trump sia tranquillo, io credo che sia incazzato. Credo che la sua apparente tranquillità sia dovuta al fatto che lui sa perfettamente l'argomento di cui stiamo parlando, sa perfettamente che il governo e il Pentagono sanno di cosa stanno parlando e lo nascondono, anche se magari è vero che non conoscono certe sfaccettature dell'argomento, anche se la stragrande maggioranza dei politici americani del Congresso e del Senato effettivamente non sarebbero al corrente di queste informazioni. Quindi secondo me una calma apparente in realtà è qualcosa che scotta, ed è qualcosa che potrebbe anche colpirlo direttamente, perché lui ancora non si è insediato, e nel momento in cui si insedierà si troverà ad affrontare non una ma una decina di patate bollenti, perché c'ha la questione della sicurezza interna, la pressione delle persone che vogliono sapere,
la guerra in Ucraina, la questione palestinese, la crisi con la Cina di Taiwan, la crisi della NATO che non vuole pagare i soldi agli Stati Uniti, la defezione di alcuni paesi che erano stati fatti diventare filo americani, che sono diventati di nuovo filo russi, l'ampliamento delle basi sempre verso più la Russia e nei paesi europei, la questione dei droni sconosciuti, la questione degli oggetti di plasma, la questione degli avvistamenti fuori dall'atmosfera con diciamo le analisi delle Space Force, eccetera, eccetera. Quindi credo che lui tranquillo non ci possa essere. Diciamo che sa fingere molto bene, secondo me. La questione dell'odore in concomitanza con la nebbia si sente anche in assenza, concomitanza con la nebbia. Che mi risulti in assenza della nebbia non ci sia questo odore, Giorgio. Ma si pensa che i droni sono stati inviati a seguito di molti avvistamenti di orbs? No, io credo che abbiano individuato i primi orbs, i primi UFO, perché sorvolavano le basi militari e quindi erano tenuti sotto controllo, e ad un certo punto, quando il fenomeno è diventato di opinione pubblica, hanno deciso di inviare i droni per studiare questo fenomeno, che era diventato non più saltuario, non più diciamo una cosa che avviene sporadicamente, ma qualcosa che avviene costantemente con un certo criterio ben definito. Che poi questi siano diventati la norma e siano stati utilizzati anche come scusa, che verranno utilizzati per far finta che non c'è un fenomeno UFO e che sono tutti droni, quello è un altro paio di mani che fa parte del modo di agire statunitense, di approfittare di ogni situazione a proprio vantaggio. Ray Joyce. Dopo aver appreso ufficialmente dell'esistenza di droni non identificati, riaffiorano tanti video che oggi hanno una spiegazione plausibile. Mi ritorna in mente il video del 76 del volo del Concorde. Allora, il volo del Concorde, che non è l'unico, perché c'è anche un volo di un F-16 famoso durante la fase di sperimentazione, anche quello, che furono sorvolati dal classico Foo Fighter e quindi da un oggetto sferico luminescente, che potrebbe essere a tutti gli effetti un plasmoide, quindi una sfera di plasma. Non credo alla possibilità che possano essere dei droni avanzati, ma non lo escludo se per droni avanzati intendiamo una tecnologia simile alla nostra, ma molto più avanzata e appartenente agli extraterrestri. Sì, vabbè, ok, questo faceva parte dell'altra domanda. Freddy, questi droni possono essere utilizzati anche nello spazio esterno, oppure possono andare attualmente solo delle sonde in quelle condizioni di temperatura e pressione? Io non credo che i droni con la concezione convenzionale possano salire sopra il chilometro e mezzo di altezza. E infatti tutti i droni che stiamo vedendo, che sono chiaramente tecnologia terrestre, chiaramente americani, eccetera, che vengono mandati per studiare, sono sempre a quote relativamente basse. Se andiamo a fare delle ricerche o se siamo esperti di droni, sapremo sicuramente che i droni per uso commerciale, per uso civile, per intenderci, non superano quasi mai il chilometro di altezza. Ma non solo per una questione di quota e di tecnologia, ma anche per una questione di durata delle batterie. Poiché le batterie hanno una durata molto limitata nel tempo, quando si fa volare un drone bisogna tenere in considerazione la distanza percorsa, la velocità, quindi il consumo della batteria a tutti gli effetti, e quanto rimane per il ritorno.
tenendo in considerazione anche del fatto che la stragrande maggioranza dei droni hanno un dispositivo di rientro, cioè quando raggiungono la massima autonomia rientrano in automatico proprio per evitare di rimanere senza batteria, senza carica energetica. Quindi no. Però se venissero progettati dei droni per il volo spaziale e non per il volo atmosferico, dovrebbero essere sicuramente ristrutturati, riorganizzati tecnologicamente per un ambiente che è molto più ostico per certi versi. Non dimentichiamo che nello spazio, quindi parliamo comunque di fuori dall'atmosfera, la temperatura è praticamente bassissima. Il congelamento delle tecnologie, se non sono schermate, eccetera, è pressoché è molto probabile. L'utilizzo di una elica, per esempio, è impensabile nello spazio. Ci sono delle cose che vanno approfondite, vanno studiate proprio per sviluppare eventualmente quel tipo di tecnologia. Luca, parlando generalmente, c'è un motivo particolare per il quale i grandi centri ufologici italiani non parlano di queste notizie? Non voglio metterti in difficoltà, ma sta cosa non la capisco. Allora, Luca, io capisco la tua domanda e cerco di risponderti in modo più diplomatico possibile. Prima di tutti bisogna capire cosa sono i centri ufologici nazionali. Allora, le organizzazioni più importanti d'Italia a livello di grandezza sono 4. Il Centro Ufologico Nazionale, la Federazione Ufologica Italiana di cui sono socio fondatore io, il Centro Mediterraneo, Ufologico Mediterraneo e no, non mi viene il nome, è l'altra, il CISU. Allora, il CISU è principalmente un'organizzazione scettica. E un'organizzazione scettica non può che accettare solo e esclusivamente i casi documentati da materiale fisicamente visibile, e infatti è l'associazione con il più grande archivio fisico d'Italia. Il Centro Ufologico Mediterraneo, il CUFOM, è un centro che basa, diciamo, la sua attività principale in conferenze e quando possibile in post. Quindi non si va ad occupare principalmente di informazioni e divulgazione delle informazioni sulla disclosure o cose del genere, lo fa sporadicamente. Il CUN, cioè il Centro Ufologico Nazionale, dobbiamo capire che ha avuto delle scissioni significative e questo l'ha indebolito enormemente. Molte persone se ne sono andate, molte probabilmente se ne andranno, perché non gli sta bene il modo di ragionare di alcune persone che vi stanno dentro, che sono fondamentalmente o negazioniste oppure dettano legge. Le cose sono o come dico io o non esistono. Ne consegue che le segnalazioni che arrivano al CUN diventano statistica e spesso non hanno esito di informazione o di risposta tramite mail. Cioè molte persone che inviano le mail non hanno neanche una risposta. Rimane la Federazione Ufologica Italiana, di cui faccio parte io, e non la vanterò per questo, perché anche la Federazione Ufologica Italiana non si sta occupando del caso, sono l'unico che se ne sta occupando, insieme a Massimo Cirami, però almeno siamo 2 persone di un'associazione che ce ne stiamo occupando, seppur per conto nostro. Un po' se ne sta occupando adesso anche Michele Paparella, quindi stiamo diventando anche in 3
nella Federazione Ufologica Italiana. La Federazione Ufologica Italiana, diciamo che non ha avuto motivo probabilmente di interessarsi direttamente a queste cose, dato che ci siamo degli elementi della Federazione Ufologica Italiana che la stiamo comunque ampiamente discutendo. Questo è il quadro generale. Poi possiamo ipotizzare, quindi è solo un'ipotesi che ti do giusto per risposta, che ci siano alcune associazioni che forse non hanno interesse a divulgare certe cose, non hanno interesse a far trapelare certe informazioni. Conny domanda: ma perché proprio ora in concomitanza droni, forse cinesi, UFO e sfere di plasma? Perché insieme? Perché ora? Me lo chiedo da un po'. Ti ho già risposto, Conny, in questa puntata poco fa, dicendo che i droni servono a spiare e a studiare le sfere di plasma. Avrebbero anche altre funzioni, ma lasciamole perdere. Quindi il perché della presenza dei droni è dovuto alla presenza delle sfere di plasma e di altri oggetti ufologici. Quindi questa è la risposta che ti posso dare, più netta, più chiara. Però secondo me ci sono altri fattori ancora non chiari neanche a me, non chiari a nessuno. Ma i cinesi rispondono a queste dichiarazioni? Patrick, allora questa è una domanda secondo me interessante, perché giustamente mi fa capire che tu vedi la cosa non solo dal lato degli americani, ma un po' da tutte le parti. E in effetti il fenomeno è da tutte le parti. I cinesi non sono molto propensi a rispondere a provocazioni, sono molto sulle loro. Tranne se non è minacciata la propria sicurezza o non vengono accusati di avere fatto qualche danno, qualche problema, qualche cosa gravissimo a livello internazionale con un'accusa formale. In quel caso, oppure se hanno paura che si sta facendo qualcosa deliberatamente contro il loro paese o il loro popolo, in quel caso agiscono apertamente, direttamente, andando alla fonte con una minaccia diretta e una richiesta diretta di soluzione del problema e la ottengono. Vi faccio un esempio pratico. Se non erro, a maggio del 2024, dalla base aerea di Vandenberg, che ora è pure base di lancio utilizzata tra l'altro dalle Space Force per mettere in orbita i loro strumenti, viene lanciato con una missione un nuovo apparato militare delle Space Force. Prima ancora del lancio arriva un comunicato ufficiale dalla Cina in cui si chiede espressamente di chiarire la natura dell'oggetto interno al missile che stanno per andare in orbita dalla base di Vandenberg con un razzo di Elon Musk, poiché una vocina all'orecchio gli ha detto che si tratta di un'arma che avrebbe lo scopo preciso di essere utilizzata contro la Cina. È arrivata una immediata risposta di smentita da parte statunitense, dove la base di Vandenberg e il comando delle Space Force, ovviamente con un'autorizzazione governativa, hanno risposto al governo cinese rassicurandoli del contenuto che non era a discapito della Cina e del suo popolo, e specificando di cosa si trattava, ovviamente senza scendere nelle caratteristiche tecniche, perché parliamo comunque di qualcosa di segreto. Questo per fare capire che i cinesi
non sono molto come posso dire, di dispensare parole, discorsi, eccetera, sono molto pratici e vanno dritti al dunque. Inoltre, non sono abituali alle provocazioni, dicevo, quindi come hanno fatto anche in epoca Covid, non rispondevano alle provocazioni, si chiudevano a riccio. Lo stesso fanno quando si tratta di Taiwan e lo stesso hanno fatto con le accuse del pallone spia, eccetera. Alla fine però del pallone spia, se vi ricordate, tra l'altro c'è il video qui sul canale Ufonius GL, ammisero che il pallone apparteneva ad un'azienda cinese, ma non era un pallone militare. E quindi parlarono anche in quel caso chiaramente. In questo caso io non credo che ci sia niente da dire, perché in realtà, a parte le affermazioni di un senatore statunitense smentito immediatamente dal Pentagono, dal Dipartimento della Difesa e dal governo degli Stati Uniti tramite i suoi portavoce, dopo appena 2 o 3 ore, che tra l'altro accusava l'Iran e non la Cina, non ci sono notizie ufficiali statunitensi di accusa dirette o indirette nei confronti della Cina, e quindi non c'è motivo per cui la Cina debba esporsi. Però facciamo attenzione, perché c'è in questo momento molto movimento sia da parte cinese che da parte russa, da parte NATO statunitense a livello militare. In Cina in questo momento sono all'ordine del giorno le esercitazioni, testare il terreno, diciamo, nei dintorni di Taiwan, del Giappone, della Corea del Sud, delle Filippine, i test militari e quant'altro, le parate e quant'altro, così come appunto nelle altre potenze. Conny, se il fenomeno è un po' ovunque, perché parlano solo gli americani? E questa è un'altra bella domanda. Allora, dobbiamo capire che gli americani sono amanti della segretezza, ma hanno un problema: sono sboroni. Parlano, si allargano tanto a parlare, quindi anche se riescono a mantenere un segreto, parlano di tutto quello che ci sta attorno, lasciando comunque alla fine intuire alcune cose. In effetti, tutto quello che noi conosciamo del mondo ufologico, che è principalmente oggetto di discussione a livello globale, viene proprio dagli Stati Uniti, che sono il paese che mantiene più di tutti i segreti sugli UFO e gli alieni. Quindi c'è questo paradosso. Perché il fenomeno è ovunque, ne parlano solo gli americani? Innanzitutto non è così. È in Europa che se ne parla poco, in Italia in particolar modo non se ne parla affatto. Questo perché siamo sottoposti agli americani, l'ho spiegato tantissime volte questo discorso. Quindi mentre in America magari sono nel panico per un problema, noi continuiamo con la politica acquisita su, tra virgolette, ordini ben precisi dall'altra parte dell'Atlantico, di propaganda che deve essere fatta, e quindi continuiamo con quella. Nel frattempo magari loro sono andati avanti e ci vuole del tempo, e in effetti proprio in questi giorni stiamo cominciando a vedere dei cambi, diciamo, nel mondo della politica europea, a volte più preoccupanti, altre volte un po' più rilassanti, potremmo dire, per un futuro migliore, che potrebbero coincidere con tutta questa situazione, con una nuova pressione per nuovi motivi che arrivano sempre da oltreoceano e che in qualche modo, seppur in modo minore, stanno cominciando a coinvolgerci sempre più in maniera pressante. Re Joyce, la nebbia potrebbe trattarsi di bambagia silicea evoluta. Certo. Perché no? E d'altra parte, come abbiamo visto nel documento che ho mostrato da X,
seppur non lo abbiamo letto tutto, ma vi ho letto solo la parte finale che interessava la creazione di nebbia artificiale, perché tutto il resto parlava di questioni militari in cui è necessario diradare la nebbia, quindi metodi per diradare la nebbia. Quindi di fatto siamo davanti a un esperimento del 1999, ma su qualcosa che va avanti da 100 anni a livello sperimentale, un po' come con i brevetti delle scie chimiche, in buona sostanza. Allora, Stefania, ma non è che i plasmoidi si sono nutriti dell'eccessiva radiazione nucleare visto che si è abbassata la radioattività? Bellissima domanda, Stefania. Allora, non ne ho voluto parlare questa sera, di proposito, perché prima di poter affermare una cosa del genere volevo maggiori informazioni e allo stesso tempo non volevo che le mie affermazioni ipotetiche venissero prese per, diciamo, fatti, che è una cosa che non gradisco, che non mi piace. Devo dire che questa ipotesi è plausibilissima, è logica, ha un senso. Quello che non avrebbe senso, quindi a questo punto, e che andrebbe capito è chi avrebbe generato cosa quegli aumenti di radiazioni eccessivi e come mai adesso che sono finiti le sfere di plasma continuano a essere presenti negli stessi posti così come negli altri, perché ovviamente non sono presenti solo nelle zone dove erano aumentate le radiazioni. Ma se così fosse, abbiamo, secondo me, stringendo al succo due possibilità. O si tratta di qualcosa di naturale che si nutre di radiazioni e quindi questi plasmoidi andrebbero istintivamente, tra virgolette, a nutrirsi di queste radiazioni, oppure si tratta di comportamento intelligente e in questo caso dovremmo pensare a qualcosa fatto di positivo nei nostri confronti per scongiurare magari una catastrofe di un certo tipo. Ma se così fosse, allora dovremmo mettere in discussione il perché c'è qualcuno che cerca di nasconderli e di nascondere questa cosa, perché saremmo davanti alla prova schiacciante, eclatante, che esistono forme di vita extraterrestri o extradimensionali che ci vogliono aiutare, che ci proteggono, così sto genere. E quindi sarebbe l'ideale da proporre in una questione, in un contesto di disclosure o in un contesto di, come possiamo dire, rivelazione di contatto. Perché se tu hai qualcosa di pratico da mostrare, che è positivo, che dà sostegno alle persone, che gli fa capire che quello che sta dall'altra parte assolutamente non è una minaccia, è il momento migliore per farlo. Al contrario, se invece hai dei dubbi, cominciano a cadere gli aerei, ci sono le collisioni in volo, eccetera, ti cominci a chiedere se non è invece una minaccia concreta. Questi presunti droni non emettono alcun suono. Artem, intanto ti do il benvenuto perché non credo di averti mai visto in chat e sul canale, così come do il benvenuto a tutti coloro che si sono uniti per la prima volta o da poco sia alla live sia al canale che naturalmente alla chat. Che io sappia, no, non emettono alcun suono. E come ho detto in altre live dove probabilmente non eri presente, non emettono frequenze radio e non assorbano onde radio, quindi non comunicano a livello radio, come ci si aspetterebbe dai famosi droni che vengono citati costantemente.
E inoltre non ci sono ufficialmente casi e questo lo dico in risposta ad alcune affermazioni, alcune domande che ho ricevuto nei social, casi di danni fatti dai plasmoidi. Anche quando questi si sono avvicinati a palazzi o addirittura al suolo o a persone, perché ci sono anche questi casi, vi ricordo in una delle prime live che abbiamo fatto, vi abbiamo mostrato, ero con Massimo Cirami, 3 video girati da diverse persone di questi plasmoidi blu che sono arrivati a pochi metri di distanza da chi faceva la ripresa. Non ci sono stati ovviamente con gli oggetti circostanti problemi di combustione, di fusione, eccetera, dovuti all'alta temperatura del plasma. Quindi dobbiamo presupporre che o il plasma non è caldo e quindi non fa un danno, o il plasma non è plasma, appunto, ma un campo di forza, di energia che appare come tale, oppure un plasma contenuto, cioè c'è una qualche forma di contenimento che impedisce di fare danni tutto intorno. Intanto do lo stop alle domande, cortesemente, perché altrimenti già vedo che ce ne sono almeno una dozzina. Stefano, in definitiva ad oggi che idea ti sei fatto? Cosa pensi che stia succedendo e cosa pensi che succederà? Naturalmente sono solo ipotesi, piacerebbe che ne parlassi. Allora Stefano, ti ringrazio intanto di avermi dato questo spunto. Allora, sempre per ipotesi, io penso che non ci sarà un contatto a breve, che questo non è l'inizio di un contatto, perché se ci fosse un contatto sarebbe un contatto diretto, cioè chi viene verrebbe direttamente per mostrarsi e non per stare mesi fermo come una stella in cielo a farsi vedere. Beh, è bello, ok, è interessante. Dopo che ti ho visto che mi cambia nella vita, come dice qualcuno, sì, vengono i droni a studiare, ogni tanto c'è qualcuno che fa le bizze con dei flash, con dei fasci di luce, eccetera, eccetera, qualcuno che danza nell'aria trasformandosi con movimenti leggiadri che cambiano forma, qualcuno ci vede i serafini, qualcun altro ci vede gli angeli, qualcun altro ci vede qualcosa di diabolico e demoniaco e via discorrendo, ma alla fine ciò che vediamo sono delle luci nel cielo e basta. E quindi non è un contatto. Seconda cosa, non siamo davanti ad un'invasione o a una guerra o a una cosa di questo genere che molti chiedono, cerca di scongiurare che sia così perché io mi spavento. Allora, il comportamento di alcuni oggetti ufologici di questo periodo, delle sfere di plasma e di alcuni droni, è ambiguo ed è sicuramente un comportamento che al 90% fa pensare che stanno studiando le nostre difese, le nostre risorse, i nostri apparati e via discorrendo, nonché tempi di reazione, modalità di reazione, azione, eccetera. E questo può sembrare, e probabilmente potrebbe esserlo, un comportamento ostile, un comportamento di chi si sta preparando ad un'invasione, ad un attacco. Ma non è una certezza, è una possibilità. È una possibilità tra le tante, per esempio, che stanno studiando i nostri modi di fare. Potrebbero studiare le nostre risorse strategiche, le nostre tecnologie, i nostri armamenti, perché vogliono capire quanto noi potremmo minacciare loro, sia sulla Terra che altrove, dove stiamo arrivando tecnologicamente. Magari ci vedono come una razza guerrafondaia e ci vengono a studiare per capire se stiamo arrivando a sviluppare una tecnologia che ci porterà nello spazio dove noi diventeremo una minaccia per loro.
Sono ipotesi, tutte plausibili alla stessa maniera, sia in una direzione che nell'altra. Quindi le cose che a me preoccupano principalmente sono questa nebbia e lo studio delle basi militari e adesso questo fenomeno presunto, perché dobbiamo solo considerarlo tale, di persone che verrebbero addotte in massa. Tutto da appurare, ovviamente. Ma per quanto riguarda, per esempio, la questione degli aerei, per quanto possa essere una questione brutta, pericolosa, rischiosa, che potrebbe generare problemi, eccetera, però è giustificabile. Perché ci può stare la collisione col drone, ci può stare la collisione con un UFO, è già successo, non è una novità. Così come ci può stare un'avaria, così come ci può stare un problema dovuto al maltempo o a uno stormo di uccelli e via discorrendo. E tu lo sai abbastanza bene questo, cioè per quanto rari questi eventi succedono. Per esempio la collisione con gli uccelli. Oggi leggevo che i casi al mondo di collisione con gli uccelli degli aerei sono qualcosa come 1600 avvenuti negli ultimi 90 anni e di questi 100, mi pare 61 sono quelli con un esito tra virgolette tragico, cioè con aerei che sono stati costretti a atterraggi di emergenza e ahimè alcuni dei quali sono anche schiantati, eccetera, perché magari sono esplosi i motori o cose di questo genere. Spero di averti risposto su tutte le sfaccettature. C'è, l'ultima cosa, una parte occulta della gestione della situazione che mi preoccupa tanto quanto la questione della nebbia e delle abduction, che sono secondo me la novità in assoluto, la new entry in assoluto di questa questione. Francesco, in sostanza Gabriele, secondo te la popolazione mondiale è pronta ad un contatto? Se la risposta è no, la causa di immediato quale potrebbe essere? Grazie. Allora Francesco, anche questa è una domanda interessante. Per me l'umanità non sarà mai pronta a un contatto per il semplice fatto che c'è una caratteristica comune di circa il 70-80, forse neanche 90% in alcune nazioni delle persone che o hanno paura, o sono scettiche, o sono negazioniste. Tutte e tre le categorie alla fine hanno paura in un modo o nell'altro o di quello che sarà, o di quello che è, o di quello che non vogliono ammettere, oppure di dover rinunciare al loro credo, alla loro consapevolezza, che poi non è reale, a ciò che credono di sapere e a ciò che credono essere la verità, la sicurezza e l'assoluto, cioè a un cambio di paradigma, perché di questo stiamo parlando. Queste persone non saranno mai pronte. Quello a cui bisogna mirare è quante delle persone che possono essere convinte o entrare a conoscenza di determinate cose e comprenderle tra quelle che non lo sono già, possono rafforzare il primo gruppo e rendere un minimo di percentuale dell'umanità necessaria a un primo contatto, dove primo contatto significa non solo che questi arrivano e si fanno vedere, ma che questi sono una certezza che entrano nel nostro modo di vivere, nel nostro mondo, cioè significa che ce li potremmo ritrovare per strada, che collaborerebbero con noi per determinate cose, che andrebbero e tornerebbero al loro piacimento quando vogliono, magari condividerebbero qualche tecnologia, pretenderebbero magari qualcosa in cambio, che poi è quello che è successo finora, ma lasciamo perdere se noi entriamo poi in altri discorsi, che non è il caso affrontare in questo momento. Quindi no,
la popolazione non sarà mai pronta. Una parte della popolazione invece è già pronta, che è quella più consapevole, che è quella più complottistica, paradossalmente, che è quella, potrei dire, più propensa allo straordinario e meno interessata all'ordinario. Cosa accadrebbe se avvenisse un contatto e la popolazione terrestre non sarebbe pronta? Panico. Semplicemente panico. Ci sarebbe panico perché non si capirebbe cosa sta accadendo, ci sarebbe panico perché non sarebbero pronti ad accettarlo, ci sarebbe panico perché avrebbero paura, perché non capirebbero le implicazioni, perché non riuscirebbero a stare al passo a quel reset che porterebbe a una nuova consapevolezza, a una nuova tecnologia, a un nuovo sviluppo, a un nuovo modo di vivere, eccetera, eccetera. Ma la sto semplificando veramente tanto, perché qua ci sarebbe da fare una puntata solo su questo. Merlin, i plasmoidi potrebbero essere tecnologia occulta del governo ombra? Non lo posso escludere, ma significa che avrebbero dovuto risolvere un problema fisico che non è alla portata della nostra conoscenza. Questo significa che qualcun altro dovrebbe averci spiegato come fare, o dovremmo aver rubato la tecnologia a qualcun altro. Poiché un plasma per la nostra tecnologia si può creare, ma solo in una struttura adeguata e per pochissimi istanti. Fuori da quella struttura l'energia si disperde immediatamente e il plasmoide cessa semplicemente di esistere. E questo è quanto. Qui ci vorrebbe Franco a spiegarlo in modo tecnico, perché lui in queste cose è veramente bravo. Stefania domanda: a mio parere gli avvistamenti aumentano e la situazione è in mano a alieni, non dei nostri governi, che pensi? Sì e no. Da una parte ci sono i governi, secondo me, che continuano con tutti gli strumenti a mantenere il loro potere, che è il potere del deep state, con le succursali sostanzialmente. È un attaccamento a questo potere sfruttando l'economia, le risorse, la paura, eccetera, eccetera. Dall'altra ci potrebbe essere, perché ovviamente il condizionale è d'obbligo, una elite socio-militare extraterrestre, magari di più razze, che in qualche modo da tempo potrebbe essere lì a manipolare lo sviluppo sociale terrestre, umano, eccetera. E questo mi sembra non plausibile, ma certo, poiché secondo la teoria degli antichi astronauti la manipolazione anche genetica, ma principalmente culturale, sociale, tecnologica, architettonica, persino spirituale e religiosa, avviene da migliaia o forse centinaia di migliaia o milioni di anni. Detto questo, però, ho capito che tu fai riferimento a un cambio di guardia, cioè che forse in questo momento si sta passando da una elite governativa terrestre umana a un qualcuno che si sta inserendo a forza e magari instaurando anche paura proprio in quelle persone che governano nel deep state, eccetera. Lo credo difficilmente possibile, ma possibile. Quindi questo è quello che ti posso rispondere. Ivan, una domanda sola ha fatto, come è potuto essere? Non ti sembra che ci sia fin troppo movimento nei cieli per cui il governo USA non si pronunzia? Allora, Ivan, non è così. Il governo il governo, stavo dicendo UFO, il governo USA si pronunzia sulla questione UFO, UAP
come li chiamano ora, adesso neanche mi ricordo, i droni avanzati, sui droni, sui plasmoidi pressoché ogni giorno, almeno 3-4 volte al giorno. È da più di un mese che fanno il briefing, aveva assai che non mi veniva la tosse, briefing più o meno segreti, di cui poi rilasciano magari una parte di informazioni anche ai giornalisti e al pubblico. Prendo la mentina, vediamo se mi calma il solletico alla gola. E quindi il problema è un altro. Il problema non è se si interessano o come se ne interessano. Il problema è cosa dicono e che valore ha quello che dicono. Abbiamo un fenomeno che è in aumento costante, che comprende, io lo ribadisco ancora una volta, UFO, plasmoidi, droni. E all'interno della categoria droni abbiamo droni americani e droni sconosciuti. Queste 4 categorie vengono unificate e le chiamano semplicemente droni sconosciuti. Quindi cosa fanno? Dicono costantemente, per censurare l'argomento e anche per diminuire l'interesse verso il mondo ufologico e per dare il contentino e una spiegazione al popolo americano, che il 90% degli avvistamenti di droni sconosciuti sono categoricamente, periodicamente risolti in aerei con pilota, droni senza pilota per uso commerciale e in alcuni casi droni civili per uso ludico, mentre solo un 10% o meno dei droni sconosciuti alla fine rimangono tali. Ma di droni si tratta e, diciamo, quasi scherzano sulla cosa, sostenendo che si tratta comunque di droni di qualche buon tempone che, se viene beccato, viene arrestato. Questo è come viene gestita pubblicamente la situazione anche sotto gli occhi dei governatori dei vari stati, dei membri del Congresso e del Senato, che non vengono informati dei fatti. Quindi non è la gestione, perché probabilmente la gestione è molto più efficiente di quello che ci dicono. Magari i droni riescono realmente a raccogliere una gran quantità di dati, di informazioni, di video, di immagini. Magari sono riusciti anche già a ottenere una comunicazione, non lo so, a ottenere dei risultati interessanti, ma non ce lo dicono, semplicemente dicono delle stupidaggini. E purtroppo quel 90% di persone che dicevo prima, che è composto da scettici, da gente spaventata, eccetera, negazionisti, eccetera, prendono per oro colato queste sciocchezze e si scagliano contro invece le persone che magari hanno più consapevolezza. Anna Maria, ti risulta che siano aumentati anche i casi di abduction in concomitanza con l'intensificarsi dell'apparire di UFO plasmoidi? Non proprio. Allora, sono diretto. Fino a oggi non avevo avuto alcuna notizia al riguardo e ti dico anche che sinceramente non ho avuto il tempo di interessarmene. Non mi risultava comunque che fossero aumentati i fenomeni di abduction nell'ambiente ufologico in linea generale. È notizia di oggi, che sta circolando comunque da 2 o 3 giorni massimo negli Stati Uniti, sempre parlo di TikTok e Instagram, direttamente dai loro video che emerge questa situazione. E questa situazione da oggi
sta emergendo e vediamo lo sviluppo che avrà, magari finirà in pochissimi giorni, non nulla, magari si tratterà solo di 2-3 casi che ci sono stati sporadici, eccetera, di missing time, e la cosa finisce lì. Oppure, se ci sarà un'evoluzione, capiremo in work in progress durante le varie fasi, se corrisponde a delle fasi anche di aumento di attività, eccetera. Ma questo è un lavoro che ovviamente richiede molta dedizione, molto tempo, perché significa andare a capire dove si trovano le persone, di quali posti sono, se sono tutti della stessa zona o meno, se in quella zona aumentano o meno gli avvistamenti di UFO, di droni, di nebbia e via discorrendo. Capirete che è un lavoro complesso e non so se è realizzabile a distanza. Maya, cosa ne pensi dell'abduction di Travis Walton? Allora, qui sorrido perché Travis Walton è un personaggio che non capisco. È un personaggio che secondo me, ahimè, si è lasciato nel tempo condizionare dalle idee di altri ricercatori, di altri studiosi. E con questo non dico che sta dicendo delle cose false, o che stia inventando una nuova storia, o che stia rivedendo la storia in una chiave di lettura diversa, non mi interessa. Dico solo che nel tempo non è stato coerente. E questo purtroppo, quando si parla di addotti, per me o è mancanza di serietà della persona o c'è qualcosa nell'abduction che non funziona. Lui ha cambiato a un certo punto, quando è venuto in Italia l'ultima volta, la sua versione dei fatti, passando da un abduction in cui lui era stato letteralmente ucciso, riportato in vita, tenuto per diversi giorni, in cui gli avevano fatto degli esperimenti, eccetera, di sopra, rimasto sotto shock, mancato per 5 giorni, anche se lì c'è la versione cinematografica che è diversa poi da quella reale, da una versione di per sbaglio mi hanno ucciso, quindi mi hanno preso per riportarmi in vita, curarmi, guarirmi e rimandarmi a casa. Ora, io ritengo che con le tecnologie aliene, di cui tanto si discute che sono milioni di anni avanti, non ci vogliono certo 5-6 giorni per guarire una persona da delle ustioni, seppur mortali. Penso che riuscirebbero a farlo in tempi decisamente migliori, senza bisogno di farti sperimentare delle cose piene di angoscia, di dolore, di shock, per poi lasciarti pressoché nudo in mezzo alla campagna a morire di freddo, totalmente rincoglionito, scusate l'affermazione, ma di questo stiamo parlando, a dover subire poi a sua volta tutta una serie di prove che servivano a capire se diceva la verità, se era uno schizofrenico, se era un folle, eccetera, eccetera. Diciamo che la sua storia originale mi piace molto e che la reputo molto più plausibile della sua versione attuale. Che lui è un personaggio che mi è piaciuto sempre, ma l'unica cosa che non mi piace è questo cambio repentino di idea sulla sua abduction, appunto per condizionamento delle persone che ha incontrato nel suo percorso. Freddy, quante domande, Freddy. Dove finisce l'operato dell'uomo e dove comincia quello di presunte specie aliene presenti sulla Terra negli avvistamenti notturni, e che scopo hanno? Appare il territorio, qual è il fine? Allora, Freddy, io ritengo che qui ci sarebbero veramente tante risposte, tutte plausibili. Il terreno bisogna vedere in che senso lo si mappa. Nel senso attuale, appunto, principalmente può sembrare qualcosa di ostile.
andare a cercare, trovare, delineare la linea di confine tra l'operato dell'uomo e quello alieno è veramente molto complicato e difficile, e forse direi che per certi versi è impossibile, se non quando riesci ad approfondire scientificamente e tecnologicamente talmente tanto alcuni aspetti come quelli genetici, per esempio, da poter arrivare alla conclusione che quella determinata cosa non può essere naturale o di origine umana, ma necessariamente artificiale e quindi di origine extraterrestre. Che scopo hanno invece gli avvistamenti notturni, eccetera? Io credo che principalmente, parlando di UFO nella tradizione ufologica, lo scopo sarebbe quello di abdurre, cioè quello di rapire persone, di condurre sperimentazione e via discorrendo. Infatti, le abduction avvengono pressoché 90 e passa per cento tutte di notte. Apro e chiudo una parentesi approfittando di questa domanda di Freddy per ricordarvi che vi avevo promesso una live dedicata alle domande e risposte. Non so se l'avete già vista, che l'ho programmata tra qualche giorno. Non mi ricordo qual è il giorno perché oggi sono stato preso da tutt'altre cose. Comunque è in programma la live e sarà completamente, interamente dedicata all'argomento delle abduction, delle interazioni aliene. Quindi in questa live che faremo fatemi solo esclusivamente domande proprio sulle abduction, sulle interazioni aliene, le conseguenze, quindi anche appunto magari di vista medico, sanitario, microchip, impianti, ustioni e tutto quello che c'è da discutere dell'ambiente, della situazione, dei casi, senza ovviamente scendere su questioni personali che non possono essere discusse dai vari casi, naturalmente per questioni di privacy. E quindi ci tenevo anche a dirvi questa cosa, non ho dimenticato di fare questa live e ogni promessa è un debito. Maia domanda: qui in Italia ci sono stati episodi di nebbia aliena? Sì, forse te lo sei perso, io non la definirei nebbia aliena, ma comunque artificiale. E all'inizio l'ho spiegato, quando ho cominciato a parlare della nebbia, ci sono stati dei casi probabili presunti nel Genovese e nella Puglia. Finora ho ricevuto 4 segnalazioni, 3 dalla Puglia, 2 da Lecce, una da Bari e una da Genova. Quindi questa è la situazione attuale. Non ci sono stati casi di malesseri e ancora non mi è pervenuto alcun materiale. Prima della comparsa di questa nebbia ci sono stati degli avvistamenti di plasmoidi. Samuele, credo che anche tu è la prima volta che scrivi in chat, almeno tra le domande, quindi ti do il benvenuto qui sul canale e alla live. Domanda: le flottilles sudamericane non potrebbero essere state una specie di beta test? L'ho pensata questa cosa e l'ho valutata e non penso perché secondo me c'è una differenza specifica ed eclatante tra i due fenomeni. Nel caso attuale si tratta di presunti plasmoidi, di orb di energia, e nella scorsa live vi ho mostrato tra l'altro un grafico a forma di torta dove questa differenziazione viene fatta e viene specificata con le percentuali e ci mostra come il fenomeno delle sfere di plasma, il fenomeno delle sfere bianche, volgarmente dette sfere di luce, ma che io ribadisco sempre che quelle sono un'altra cosa ancora, insieme compongono circa il 64% di tutti gli avvistamenti UFO a livello globale.
il fenomeno delle flottiglie sudamericane, ma non solo, perché le flottiglie erano in tutto il mondo, seppur maggiormente visibili in Sud America, anche qui in Italia sono state viste tantissime volte negli ultimi anni, soprattutto a Palermo, a Bari e in pochi altri luoghi dell'Italia. Io stesso sono stato testimone negli anni di un paio di avvistamenti, una di una ventina e una di una dozzina di sfere bianche. E queste vengono viste anche in concomitanza di avvistamenti dei famosi EBANI, cioè entità biologiche aeree extraterrestri, detti anche flying worms. Quindi sono due fenomeni paralleli ma diversi, distinguibili l'uno dall'altro e composti da oggetti differenti. Le sfere di plasma hanno praticamente spaziano di tutte le tipologie di dimensioni, sono luminose, ruotano su se stesso, sono pulsanti, colorate. Le sfere delle flottiglie sono bianche, tutte della stessa dimensione, più o meno grandi quanto una palla da pallacanestro o grandi al massimo mezzo metro, si muovono in flotte, spesso disordinate, mentre i plasmoidi tendono ad avere delle formazioni precise, equidistanti, almeno nella maggior parte dei casi, soprattutto non tanto quando si spostano, ma quando arrivano a destinazione per sostare. Quindi ci sono delle tante differenze distinguibili. Eclipsia. Domanda sulle voci aliene alla radio delle auto, soprattutto a Tuscaloosa. Cosa ne pensi, fake o real? Allora, Eclipsia. Ne ho parlato già in 2 o 3 live e ho mostrato, mi pare, 2 short. Nel primo mostravo una di questi video dove viene ascoltata quella che viene definita la trasmissione aliena. Nel secondo short mostro come viene smentita la notizia ed effettivamente si tratta di una distorsione dovuta alla presenza delle sfere di plasma che vengono definite droni, che su alcune frequenze va a distorcere rallentando l'audio che, se portato alla giusta velocità, in realtà sono le trasmissioni radiofoniche normali, quindi canzoni, musica, eccetera. Quindi è falso che si tratti di voci aliene, è vero il fenomeno della distorsione della voce e della distorsione temporale della trasmissione radiofonica su alcune frequenze, non una. All'inizio era solo una, adesso sono 2 o 3. In realtà adesso non se ne parla neanche più, però secondo me il fenomeno c'è ancora. Sono poche le persone che ci stanno appresso e lo attenzionano. Quindi il fenomeno è imputabile non ai droni ma alle sfere di plasma, ed è probabile che l'energia prodotta dalle sfere di plasma provochi magari anche delle distorsioni temporali tutt'attorno che in qualche modo vanno a disturbare, intercettando le trasmissioni, le distorcono, le rallentano e quindi fanno quell'effetto strano. Ultima domanda. ESG Wink 76, secondo lei, dammi del tu, dai, che questa distanza non mi piace tantissimo. Se ci fu veramente l'ipotetico contatto, la Russia, che livello sono per quanto riguarda l'interazione con queste ipotetiche civiltà extraterrestri? Allora, quindi nel passato, vabbè, facciamo una distinzione, passato, presente e futuro. Se nel passato recente, quindi non voglio entrare nuovamente nella questione della teoria degli antichi astronauti per il passato antico, neanche remoto, ma proprio antico. Nel passato più recente, per intenderci gli ultimi 100-120 anni, si presume che ci sia stato un contatto di alcune civiltà con alcuni governi del pianeta.
Si presume che il principale tra questi contatti sia stato tra il presidente Eisenhower e i fantomatici grigi e probabilmente un'altra o altre 2 razze, seppur in tempi differenti. Qualcuno sostiene anche che il presidente Truman abbia incontrato degli extraterrestri, qualcuno addirittura sostiene che altri presidenti degli Stati Uniti abbiano incontrato gli extraterrestri. Per quanto riguarda invece altri paesi, queste informazioni o queste teorie, più corretto dire, non ci sono. Quindi andiamo un passo alla volta. Nel passato si dice che con questo colloquio siano stati firmati dei trattati che hanno portato da una parte a diciamo fornirci delle tecnologie che ci sono servite negli anni per avvicinarci allo sviluppo retroingegneristico delle loro stesse tecnologie, in cambio della possibilità di prelevare piccoli campioni di persone per i loro esperimenti, in pratica abdurre le persone. Queste stesse teorie ci dicono che questo trattato non fu mai messo in atto da parte aliena, cioè dopo aver dato l'ok e aver consegnato quello che dovevano, si sono fatti i cavolacci loro e non hanno regolarizzato quello che gli era stato chiesto con la consegna delle liste delle persone addotte, eccetera, eccetera, ma hanno cominciato a prendere sempre di campioni più grandi fino ad arrivare a prelevare anche milioni di persone all'anno in tutto il mondo. Ora, non esiste nessuna prova che questo discorso sia vero. Le uniche prove che vengono a supporto della teoria, che rimane teoria, sono la presenza di Eisenhower in un determinato luogo, vicino al luogo dove si dice che è stato firmato questo patto che si chiamava di Greada e che molti definiscono il patto scellerato, l'assenza effettiva dal ranch dove si trovava il presidente degli Stati Uniti che corrisponde agli orari dove ci sarebbe stato un atterraggio insolito proprio nella base lì vicino, eccetera, eccetera. Seconda parte della domanda. Attualmente per me non c'è nessun contatto tra i governi mondiali e gli alieni, ma a volte viene il sospetto che le varie superpotenze, mi riferisco a Stati Uniti, Cina e Russia, possono avere dei contatti con qualche civiltà, ma ognuno con una civiltà diversa. Quasi come se qui sulla Terra le 3 nazioni che si contendono, tra virgolette, seppur in modi diversi, il potere globale, sono gestite da un'alleanza con qualcun altro che gestisce in modo diverso dagli altri, scusate, ma è un gioco complicato, cerebrale, fino ad arrivare a quasi una guerra occulta, esoterica, un po' come quella che c'era combattuta tra la Germania nazista, in particolar modo i cavalieri neri dell'SS e gli occultisti britannici e americani guidati da Lester Crowley, che era un satanista, giusto per la cronaca. E è una cosa, a mio avviso, paragonabile a questa, con entità extradimensionali, eccetera, che potrebbero spaziare anche su campi non propriamente fisici e quindi avere a che fare anche con altra tipologia di entità che interagiscono con gli esseri umani a 360 gradi, ma che non sono né aliene e magari neanche extradimensionali o interdimensionali, non sono nemmeno criptoterrestri e via discorrendo. Quindi una categoria completamente a parte. Nel futuro io prevedo che se le cose stessero così potremmo sfociare in una guerra dove le potenze militari mondiali fanno da braccio armato sulla Terra a qualcun altro che pilota dall'esterno. O si potrebbe arrivare
ad una guerra tra razze aliene che coinvolge la Terra, dove la Terra dovrebbe decidere poi come umanità se schierarsi da una parte e dall'altra o se dividersi e schierarsi ognuno con chi vuole. Sembra fantapolitica, sembra fantascienza un po' delirante, ma non lo è. Siamo davanti effettivamente a delle possibilità concrete. Così come il fatto che il panico delle persone potrebbe portare ad una catastrofe globale, così come potrebbe invece portare il Great Reset ad una evoluzione tecnologica, scientifica e sociale tale da diventare anche noi una civiltà interplanetaria e magari successivamente interstellare e cosmica. E questo è quanto. Vedo che ci sono stati oggi una quantità di commenti impressionanti. Mi stranizza che non ci sono state domande da parte di Franco e di Bruno. Proprio questo mi sembra la cosa più strana di questa live. E spero che non ci sono state troppe domande a cui ovviamente non ho dato la possibilità. Vi dico però, come sempre, che potete tranquillamente scrivere le vostre domande sotto al video, anzi, soprattutto quando si tratta di domande di tipo, ma pensi che questa cosa possa evolversi così, oppure ci sono questo, questo e questo, quale pensi che sia più corretto? Fatele, non abbiate paura e problemi, perché possono servire anche agli altri come risposte, come spunti di riflessione, eccetera, eccetera. Io cercherò naturalmente di tenervi il più aggiornato possibile nelle prossime giornate. Cercherò di fare ulteriori ricerche per vedere se riesco a dare maggiori risposte, magari a qualcosa in più. Vi invito a seguire tutte le premiere e le live che ci sono fissate per i prossimi giorni. Sono tante, sono tutte interessanti, anche se spesso si tratta di opinioni e naturalmente ci sono lì in mezzo anche opinioni autorevoli di un ex veterano militare che ha lavorato per 20 anni dentro l'area 51. Ci sono quelle anche di personaggi del mondo dell'ufologia internazionale. C'è la live con Ashley sul robot che si trasforma in plasmoide. E ci sarà la live con Antoine Gigal sul un mistero di un personaggio dell'antico Egitto. E apriamo, diciamo, le danze quindi di questo nuovo anno con una serie di progetti e di live che ci saranno, tra cui quella del lunedì fissa con Massimo Cirami, di cui trovate già giorno 13 la prima puntata, in cui parleremo anche della questione della disclosure UAP e vi porteremo le novità eventuali dal fronte ufologico. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi, con me, con Bruno, anche se l'avete visto soltanto per 2 pezzettini in questa puntata, per necessità devo fare vedere lo schermo. E ci vediamo naturalmente la prossima live con i prossimi video. Con lo di Ashley ci sarà Franco con me per le traduzioni, quindi rivedrete nuovamente Franco in diretta. Io ringrazio quindi Franco, Bruno e Stefano, non so se c'era questa sera Agata, non mi pare, per il lavoro fatto con le domande, con la live, con la chat e tutto il resto. Grazie naturalmente a tutti coloro che sono stati qui con me, con le domande, con le chiacchiere, la simpatia e naturalmente con la partecipazione. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti e buonanotte.